Buonasera, dovremmo essere live. Mi darete il feedback appena possibile. Ci siamo tutti e siamo qua un bel gruppetto per la seconda live sul dizionario dei videogiochi. Abbiamo qua il fondatore del progetto, ovvero Andrea Pastore. Ciao Andrea. Ciao. Abbiamo gli altri membri dello staff che adesso poi pian piano salutiamo. Poi abbiamo Igor che anche se non è fa parte del progetto comunque c'è sempre volentieri perché ci sostiene e crede molto nel progetto. Ma abbiamo questa sera con noi lo special guest Marco Marinacci di MC Sì, capitano. Microcomputer. Ciao Marco. Ciao, ciao. Ciao. Allora, dovreste sentirci tutti. Vedo che c'è già Ludovico e Retro Games in chat che ci salutano e c'è anche TG13 che ci saluta. Quindi vedo che c'è un po' di persone. Ogni tanto Cristiano sparisce la webcam, non lo so perché, però. Ecco, anticipiamo già subito che abbiamo migliorato le webcam rispetto all'ultima volta. La connessione dovrebbe essere migliore perché abbiamo avuto dei problemi la prima volta, ma ragazzi, è stata la prima live. Comunque, ho visto che è piaciuta. Magari Tex Alessio ogni tanto sparirà perché ha avuto dei problemi, per ora sta andando bene. Detto questo, tutto che è la diretta ci dicono. Ci sentite bene, ci vedete bene. Ok, dai, ce la possiamo fare. ci- ce la possiamo fare. Allora, di cosa parliamo stasera? Stasera vogliamo parlare, cercare di parlare di un argomento che è delicato, ovvero la questione delle scansioni delle riviste sul web, quindi la scansione delle riviste e la loro pubblicazione, condivisione sul web, più che altro a scopo di preservazione e conservazione, quindi diciamo a scopo culturale, per non dimenticare queste pubblicazioni negli anni, anche perché poi sono fatte di carta, quindi neanche di una carta di altissima qualità, perché venivano già stampate un po' a risparmio e quindi si degradano facilmente. Quindi diciamo che lo scopo del nostro progetto è quello di cercare di salvarle e renderle, tra virgolette, possibilmente eterne, idealmente eterne e condividere sul web. E questo è quello che facciamo come dizionario di videogiochi. E, e questo è l'argomento. E in particolare questa questione vogliamo parlarne dal punto di vista etico al di là del lecito, cioè noi analizzeremo questa questione in particolare, che appunto questo nostro impegno di scansionare le riviste, ma non solo nostro, perché negli anni ci sono stati tanti altri progetti che dopo vedremo in Italia, ma anche all'estero, che scansionano le riviste, sono sicuramente dei lavori, no, degli impegni, quelli nostri, che sono sicuramente etici. Dobbiamo guardare, fare chiarezza sulla questione del lecito perché ognuno si è informato un po' per le sue fonti, però la questione resta un po' confusa e ci auguriamo con Marco stasera di poterla chiarire meglio questa questione. Detto questo, se tutta la live è a posto e continuiamo ad andare avanti, Andrea, vuoi dire qualcosa aggiungere qualcosina riguardo a questa introduzione? Anch'io, come voi, sono molto, cioè, nel senso, è comunque sia un argomento buono di discussione, quindi non lo so, io ascolterò molto quello che c'è da sentire sull'argomento in sé. Spero che vengano sviscerate tutte le varie questioni riguardanti l'argomento. Quindi è inutile che presento il progetto perché tanto già lo conoscete, sappiamo più o meno quello che facciamo. L'introduzione di Giacomo è stata ottima, quindi al momento lascio la parola a voi, poi interverrò casomai con qualche domanda pertinente se ci sarà l'occasione o se non avremo comunque sia sviscerato tutto quello che c'è da dire per questa diretta. Quindi passiamo direttamente al sodo, alla ciccia. Assolutamente. No, mi fa strano OBS che è tutto verde, è tutto a posto e mi dice il bitrate corrente potrebbe non essere adatto. Boh, vabbè, comunque. Si vede Ok, bene? Voi vediamo, confermate che si vede decentemente la live, vediamo no? bene. Boh. Si vede, come si vede su Qui YouTube? dicono, Sgranella, si dicono vede. tutto ok la diretta, tutto ok, dicono anche No, i ma ragazzi. OBS c'ha sti bug strani. Sì, forse perché l'ho messo un po' più basso del 1080 della risoluzione. Vabbè, comunque funziona, ragazzi. Stiamo stabili, bella verde, tranquilli, non mica come l'altra volta il telefono. Allora, detto questo, volevo salutare gli altri membri un attimo dello staff, Tex, Cristiano, e poi vabbè c'è Igor che lo conoscete. Ciao, ciao a tutti. Igor, Igor, nonostante ha faticato a esserci, però alla fine è riuscito a esserci. O faceva forse lo scherzo, non lo so. No, mi fai imbucato, cioè.
Adesso abbiamo già delle domande, però allora ci salutano anche. Siamo in tanti, ringrazio gli spettatori perché siamo già 9 e sono stabili. C'è David La Monaca che ci saluta, Retro Engage ci dice tutto a posto. Ludovico vuole fare una domanda a Marco, però prima lasciamo un attimo parlare Marco. Io Allora, ne vedo 11, eh. sì, sì, non è aggiornato, infatti, guarda, siamo molto contenti perché sono le prime live che stiamo facendo. Dopo i primi errori della prima, ci abbiamo preso la mano perché comunque è un canale nuovo, anche io devo metterci la mano. Adesso cerchiamo di andare meglio, anche se la prima ho visto che è già stata gradita. Allora, io dicevo a Marco un attimo di parlare un attimo della tua esperienza in breve, del tuo percorso in questo settore, delle riviste, un po' la tua carriera, ecco, per chi non ti conoscesse, insomma. Ma vabbè, eviterei di fare troppe celebrazioni, comunque, insomma, No, però, insomma, ci sono in mezzo dagli anni 70, quindi un po' l'ho vissuta un po' tutta. Vorrei limitarmi per ora a dire che sono molto contento che vengano fuori delle riviste sul web, non solo la mia, ma anche tutte le altre, perché comunque sono una testimonianza che altrimenti non è accessibile. Cioè, la maggioranza del pubblico attuale è più giovane delle riviste più vecchie, e quindi l'unico modo che ha per vederle è questo. Per ora mi voglio fermare qua. Sono curioso di sapere qual è la domanda di Ludovico, tra l'altro, quindi se vuoi Ludovico, fai fare subito oppure dopo, come scendi, sei tu il capo. no, no, Ludovico e Dora, se ci senti, intanto scrivi pure la domanda che poi la leggiamo. Intanto che andiamo avanti con l'argomento. Comunque, sì, Marco è stato direttore per tanti anni di una rivista di informatica storica importante in Italia, che era MC Microcomputer, che tra l'altro sul sito del dizionario ci sono i numeri, no, Andrea? Sì. Sì, sì, Ci sono i abbiamo già numeri. caricato tutti Adesso i faccio numeri vedere, faccio vedere in, e faccio vedere in diretta intanto dove sono. Ho fatto abbiamo una ricevuto mostra. anche una pacca sulla spalla da parte di Marco che ha detto fate bene a preservare questa opera, visto che insomma mi sembra a parte l'Internet Archive, al momento non so se ci sono ancora i numeri proprio sul sito, questo magari me lo dici tu Marco, io non lo so. So che No, erano state raccolte. non c'è un sito di No? MC. Il sito di Ah, MC non ok. c'è. Quindi Proprio di ci scansioni sono vere e proprie siamo soltanto noi e Internet Archive ad averle al Sì, momento. sì. Allora, adesso lo sto facendo e vedere al c'è. momento la pagina del dizionario, che questa è proprio MC Microcomputer, la sezione adatta. Vedete, c'è una piccola introduzione, vedete, qui ci sono tutte le uscite, quelle che ci sono, ce ne sono tante. Voi cliccate sul numerino, per esempio, non so, il numero 96, si apre la sezione Numero 1. 96. Sì, sì, adesso ho aperto la numero 96, comunque così. Io sto vedendo E tutto. Ecco, adesso si vede. sì, perché vedete un po' in ritardo con Sì, la sì, live, sì, c'è un sì. attimo. Vedete, c'è l'indice analitico, poi c'è la rivista in PDF e si può prendere da qua, c'è download è qua. No, vi spiego un attimo perché facciamo vedere un attimo il funzionamento del sito, perché è un sito un po' vecchio quello del dizionario, però ci sono tante cose. Dovete sempre tenere in conto che appunto è un progetto open source no profit, quindi magari negli anni se riusciremo cercheremo anche di renderlo un po' più moderno, però al momento vorrei che apprezzaste lo sforzo di anni di catalogare tutte queste informazioni perché sembra un sito che non ha tanta roba, ma se poi voi andate in tutte le sezioni vi rendete conto, non so, clicchiamo su videogiochi, c'è tantissima roba, quindi mi raccomando, se andate sul sito del dizionario, approfonditelo un po', andate a vedere le voci perché, non so, anche soltanto la lettera B dei Conop, vedete quanta roba c'è, quante voci ci sono, e uno si rende conto che sul sito c'è tanta roba, anche se potrebbe apparire un po' vecchiotto e magari non tanto pieno di roba, ma in realtà è bello denso, ecco. Comunque questa è la sezione Quella MC ogni piccola voce io certosamente, capito, no? L'ho Ok. inserita manualmente. Sono stati veramente anni e anni e anni di lavoro, quindi Sì, lo so che non infatti, è bello da vedere, ma a me quello che interessava era che fosse funzionale e che comunque le informazioni ci fossero all'interno, Ma quindi non è che non è bello, è che non si capisce che c'è così tanta roba. Questa è la eh mia sì, infatti, purtroppo considerazione, non non sono critica. no, 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 ma Cioè, hai infatti, fatto un lavoro enorme e sembra molto più piccolo. no, lo so. su quello aspetta, Peraltro, Cercheremo di cercheremo di cercheremo di migliorare. renderlo migliore. cioè, Quello sicuramente. Cercheremo di renderlo migliore e insomma, pian piano faremo anche quella, in un modo o nell'altro. Che è Peccato successo? MC non ci sia più nulla. Buonasera, dovremmo essere live. Non che ricordo cosa? qualche Dove? scansione, però poi dopo sono sparite tutte
L'unico che ho dove? ritrovato sono quelle su Archive e quelle appunto sul dizionario. Di cosa? Beh, Scusa? Internet Archive è una grossa risorsa, però a volte succede che qualche account viene cancellato e automaticamente sparisce tutto quello che era stato caricato da quell'account lì. E parecchia roba infatti non si trova più. Assolutamente. Mi ricordo un Sicuramente sito su DMC che in realtà c'erano anche dei libri, che c'era di qualche rivista, me le ricordo, però poi sono andato a ricercarle e non ho più trovato né le riviste né i libri. Erano libri quelli, vabbè, i soliti, quello del come programmare Commodore 64, Spectrum, questa roba qua. Cioè, Il problema di Internet Archive è che non hai una interazione con gli user che inseriscono materiale. Quindi se sparisce qualcosa e tu sapevi anche chi era, però non hai modo di contattarlo in nessuna maniera. Quindi difficile che magari, non so, lo puoi sentire e dirgli ma ce l'hai ancora quel materiale? È possibile magari ripristinarlo in qualche modo? Magari anche ricaricarlo su altri siti. Il dizionario dei videogiochi, per esempio, è una piattaforma piuttosto performante per questo, quindi capito, possiamo abbracciare e magari inserire all'interno del attualmente dizionario quanto è per grande, a parte le mani verde di Tez, Sì, sono attualmente bellissime. quanto è grande il database? Parli in termini di quante riviste ci sono o in No, no, termini proprio giga. di terabyte? Vedi, stiamo andando a livello di terabyte. Eh. Quindi bisogna trovare il Sono, modo di modernizzarlo il tuo sito, perché sennò è sono un problema, 2 terabyte e mezzo di roba. appunto. No, perché ho paura, cioè, sì, nel senso, va modernizzato perché anche per questioni, insomma, di efficienza e tutto, perché, insomma, Qualsiasi cosa dovesse succedere, disgraziatamente al sito, spero non gli succeda mai nulla, comunque abbiamo 2 copie di riserva anche per no, meno ripristinare male, il tutto. Ci meno vorranno male. anni per inserire tutto Vabbè, quanto, però ce le comunque, abbiamo, ce le abbiamo. comunque, mani bellissime di text, tutte verdi, bellissime. C'è anche Viper che ci saluta, che è arrivato, MP Soft Ita Retro Programming on the Commodore 64 ci saluta. Che nome lungo, vabbè. E poi Ludovico ci fa la domanda, ma la domanda di Ludovico è una domanda molto semplice. Chiede a Marco se conosce le riviste più moderne come Play Generation, Win Magazine, Giochi e Master Console. Ma penso che ne avrà sentito Win parlare. Allora, i Magazine credo che Master sia... le conosco Sì. da parecchio tempo. Win Magazine, sì, certo. Le altre, francamente, non sto tanto a prestare queste cose, in particolare alle cose moderne. Io confesso che delle riviste moderne non sto seguendo più nulla. Ah, certo. Quindi così, però vedi, Win Magazine è una cosa che c'ha un sacco di anni. Tra l'altro, Win Magazine la faceva, se non sbaglio, Santo Strati e poi è passata di mano Qua lui dice 1000 anni che fa. poi c'è Giochi e Master Console dell'edizione Master. Su questo Però, mi prendi totalmente impreparato. Ci videogiochi, per adesso una parte dell'informatica, le riviste di giochi sono state tante, sono importanti, hanno anche avuto grosse tirature. sì, Credo che Game Machine sia stata la più venduta. Machine è attualmente la seconda rivista più eh, longeva al mondo. Al Dopo una mondo? rivista giapponese, credo sia Famitsu, la rivista Al mondo giapponese. addirittura? Al mondo, esatto. Ah, comunque, sì. salutiamo anche Francesco Fiorentini. Volevo un attimo parlare, prima nell'argomento, volevo solo un attimo far vedere, visto che Andrea mi ha mandato i link, altri progetti per far capire che non ci siamo solo noi, ma ci sono tanti altri progetti che negli anni hanno contribuito alla condivisione delle scansioni delle riviste. Li mostro un attimo, facciamo vedere. Qui siamo su Old Games Italia, c'è Old Mags. Ci sono, vedete qua, abbiamo Amiga Format, Amiga Byte, ci sono tutte le riviste Amiga, Atari Age, con C'è tutte anche le... una nostra collaborazione, se vedi, con Old Mags. All'inizio c'è scritto che gli forniamo tuttora, Sì, ma non ce l'hanno più richiesto, sì, c'è scritto... l'indicizzazione delle varie riviste, perché Sì, è un lavorone che non fa mai nessuno, poi, tra l'altro. sì, sì, Cioè, il vedo. mettere il contenuto della rivista, messo, che ne so, tutto preciso, ordinato su una tabellina, e quello è un lavoro a parte, tipo, e secondo me andrebbe sempre fatto. Comunque, E da quindi me sta venendo il diluvio universale fuori. Vabbè, meno male che la sì, connessione anche qua. regge. Mamma mia che anche roba. qua, Vabbè, speriamo bene. speriamo bene. Ma se non Comunque, fai come i Gori, no, dai, i fulmini non ci sono, però veramente l'acqua raffica. Comunque, sì, Old Mags, vedete qui c'è lo staff di All Computer Mags, poi c'è il dizionario di videogiochi che fa l'indicizzazione, scusate. Poi c'è Buzz Bomber, Idmaster, Bruno B che collaborano e qui ci sono tutte nelle riviste, ce n'è un bel po', vedete.
anche ufficiale PlayStation Magazine, Your 64, Your Sinclair, vabbè Z, quelle classiche, c'è anche K, Console Mania, anche qua, insomma ce ne sono altre. Questo è uno, poi abbiamo gli amici di Hal, e qui ce ne sono altre, Gli c'è... Amici di Hall è ancora più vecchio, è vecchissimo come sito, uno Sì. dei primi in assoluto. All'inizio mettevano anche scansioni, però adesso credo che le scansioni non ci siano più. Comunque il sito è sempre attivo e c'è parecchio materiale informativo su parecchie testate. Però più- non più- so, può darsi pure che negli ultimi anni abbiano dato una rinfrescatina al sito e abbiano mm, inserito qualcosa. Però più che altro... ricordo che per un periodo abbastanza lungo non ho più trovato le scansioni loro sul web, che poi avevano tutte quante il bollino con scritto gli amici di Hal vicino, il Mhm. watermark. Però io Sì, è vero. l'ho visti anni fa, non so se poi le hanno riproposte, ma il sito comunque è ancora attivo. E comunque sono stati i primi, credo, in assoluto a proporre scansioni di Sì. materiale come riviste informatiche e riviste di videogiochi. Comunque c'è tanta roba, quasi tutto 8 bit, anzi dovrà essere tutto 8 bit. Infatti c'è la rivista Bit, Commodore, Commodore Computer Club, Electronic Games, Format, Amici Microcomputer, ci sono tanti numeri, vedete? Personal Computer, Personal Software, Sinclair Computer, ce n'è, insomma, ce n'è di roba. Poi c'è anche Edicola 8 bit di Quello è Sovox. Giuseppe Di Lillo, che abbiamo una collaborazione anche diretta con lui. E al momento ci sta concedendo l'inserimento sul database del dizionario di videogiochi delle famose rivistine, quelle da edicola, quelle dove c'era la cassettina per lo Spectrum, il Commodore 64, insomma, come si dice, ha fatto un lavorone lui a parte in quasi 10 anni di attività e credo che abbia censito più o meno tutte le rivistine possibili e inimmaginabili uscite in quel periodo. E la Mm, nostra collaborazione c'è, quindi mi sta concedendo anche di salvare parte del suo lavoro sul dizionario dei videogiochi. Per me è un lavorare in questo modo e comunque anche lui sta proponendo questo tipo di scansioni già da un sacco di tempo in maniera del tutto sì. gratuita, fruibile in maniera del tutto Anche, gratuita. anche qua abbiamo computer a 8 bit, infatti non so, andiamo su MSX, vedete, ne cliccate uno, c'è Aligar, Edition Fairmont, sono le varie riviste dedicate a quella macchina lì. È un mare Vedete? di anche il suo non è molto navigabile, ma c'è veramente di tutto su quel sito. Veramente ha fatto un lavoro immenso. Sì, sì, anche questo è un sito stile vecchio, ma diciamo che occupandosi di questa roba è anche normale, no? Che i siti sembrano un po' vecchi, cioè, nel È senso, retro, è è retro, retro, esatto. E poi c'è l'ultimo che mi hai è retro anche il mandato, sito. c'è l'ultimo che mi hai mandato, è Micro Atena, che anche qua c'è qualcosa. Ah, lui c'ha diversa roba, sì. Anche qua, C'è qui. tanta roba interessante, non scansiona più da un bel po' di tempo. Mazzarello, mi pare si chiamava. Mhm. Gianfranco Mazzarello. Vabbè, adesso è parecchio tempo che non lo contatto, ma lo cito sempre perché anche lui a suo tempo ha scansionato parecchia roba interessante, Vedete qua, vedete? e anche con una certa cura anche nell'editing Sì, sì. riviste, Infatti anche lui tutto c'è gratuito. Il sito è bellino, il sito è fatto bene. E, c'è molta insomma, roba, peccato che vedo. non scansiona più, Ci però sono, c'è parecchia roba anche ci lì. sono tutte le pagine Amiga Basic oppure la scoperta del Basic Spectrum, Sì, vedo vedo. molta roba di programmazione, vedo, sì. No, ci sono tante pagine, vedo, c'è tanta roba. Sì, è più improntato sui computer e sull'informatica più che sul Vabbè, videogaming. comunque, insomma, abbiamo fatto vedere altri progetti, non ci siamo solo noi, ci sono tante altre realtà, quindi Ce ne sono altri, ce ne sono altri, ce ne sono è altri. frutto di una community e insomma ognuno cerca un po' di colmare i vuoti lasciati dagli altri progetti perché sono progetti vecchi, quell'altro. L'importante è cercare di preservare e conservare il più possibile le informazioni, le riviste. Ovviamente la priorità la hanno quelle più rare che insomma ancora non sono state caricate, ecco perché diciamo che almeno secondo noi, il nostro modo di vedere, bisognerebbe dare la priorità a ciò che manca. Ciò che c'è già si può sempre migliorare, però bisognerebbe concentrarsi su quello che manca perché è ciò che è più Non me ne soggetto. vogliano, mi sono scordato un sito importante, Progetto Zap Italia. Scusate, mi Ah, sì. scusassero gli amici di Progetto Zap Italia che a suo tempo hanno comunque inserito tutti i numeri di Zap, rivista storica sul videogaming a 8 bit, e
li menzioniamo adesso, insomma, perché anche loro Sì. hanno fatto veramente un gran lavoro. E sta online da parecchio tempo il sito e abbiamo la collezione completa di tutti i numeri di Zap già disponibile, quindi Mm. tanto di cappello. Comunque, se abbiamo dimenticato qualcuno, cercheremo nei commenti. Allora, ci sono i commenti apposta. Nei commenti uno scrive perché i commenti servono da integrare. Ovviamente servono sia per fare critiche positive o costruttive. L'importante è che siano critiche sensate e costruttive. Ci sono i commenti. Potete anche elencare altri progetti che magari non abbiamo citato, che ci siamo dimenticati. Anzi, fatelo volentieri. E poi ovviamente, visto che magari siete passati di qua, mi raccomando, se questi video vi piacciono, mettete mi piace e iscrivetevi al canale perché faremo altri contenuti. Cercheremo di essere un po' costanti, almeno un video o una live a settimana, cioè, cercheremo, che sarà o una lettura di una rivista oppure discussioni di questo tipo qua, ecco. Cercherà lui, che- Va bene. Detto questo, Quindi, leggo qualche, Cordova, io ce l'ho di qua, dall'altra parte un slot vabbè, vabbè, leggo ne parliamo. leggo qualche commento e poi ci addentriamo Ah, nella ecco, questione. lui, da quest'altra parte allora, quindi, perché di qua, no, di là, non ci capisco più nulla. Devo Vabbè, insomma, sapere. vedi, capito. Oh, però non ho ancora sentito dei suoni. Cos'è? Siamo stati troppo bravi. Voglio un po' di rumore. Devi mettere suoni, ora io se li Perché metto anche, non è l'argomento è che- interessantissimo, Sono capito? spariti i Quindi suoni. Oh, adesso arriva. Arriva. Grazie. Detto questo, L'altra volta ve l'ho fatti vedere i suoni, tutti a criticare. no. Ci voglio. No, è che l'altra volta la Così ho situazione. cominciato io, eh. No, è che l'ultima volta la situazione era un po' tragicomica perché il mio telefono mi mollava continuamente. No. Adesso Che tristissimo. dovremmo aver risolto. Comunque, a parte questo, leggo cioè, quei pochi commenti che ancora non ho letto e sta diventando una questione. Allora, ci dicono anche io una domanda, Francesco. Fa più tardi, è appena entrata nel vivo della discussione. Ok, aspettiamo un attimo. Dice che All Games Italia non è più attivo. O forse si sbaglia, non lo so. il sito è attivo, ma loro non scansionano più, questo è Esatto, sicuro. Ah, sono ok. fermi. Ok. Perché il problema delle scansioni lo sappiamo tutti. Beh, non è È una il cosa tempo. semplice farla. Tempo, poi la modifica, risistema, lo rimette a posto, farlo in modo essere leggibile. Non è proprio No, no. No, uno schiocco di che dita. poi in questo progetto sostanzialmente coloro che scansonano non sono solo Andrea e Tex, cioè Sì, sì, sono sono loro loro. due. Quindi insomma, Di qualcosa. Tex, devi dire qualcosa E anche te. niente, aiutateci, scansionate qualche rivista. Troppo Intanto, descrittivo, non è piaciuto. intanto ti sta aiutando il karma perché non è più venuta a vedere della webcam, è già tanta roba, eh. Zitto! Alla fine le connessioni cablate sono sempre le migliori. Ah, Lo beh, sai che il computer è meglio non dargli fastidio, vero? sì. Ok. Ma infatti anch'io sto usando il cavo. Anch'io sto Ecco. usando il cavo stasera perché è un'altra cosa. Poi c'è Cristiano che anche lui collabora. Da un po', non so da quanto tempo, però se vuoi dire Ma qualcosa. Cristiano conosce il progetto dagli albori, dall'inizio. E vabbè, lui al momento ci sta dando una grossa mano perché tutto il materiale cartaceo che maneggiamo viene praticamente depositato nella sua casa. Quindi sta un po' tra Ah, casa mia e casa sua. è il fornitore di materiale, ho capito. Esattamente, Lui sono il adesso repository di lui materiale fisico. è il custode dell'emeroteca del dizionario dei videogiochi, proprio del fisico, Sì, sì, ecco. sì. Poi c'è Igor che collabora fornendo il suo sapere immenso. No, io non sono Beh, assolutamente una cipolla, mi diverto a beh. discutere. Beh, quello che ti piace però lo sai, oppure se non lo sai ti confronti, però insomma, il tuo contributo è sempre diverso da quello degli altri, posso dirlo, questo è vero. Quindi, dai, Non so se ci deve vuole un essere rumore. contento No, oppure no, no, proprio mi chiedo no. il favore. No, 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 no. Ecco, ci vuole un rumore, un applauso, qualcosa. Dai, attivate qualcosa. Oh. vabbè, Io manca. sono, C'è io l'udito sono, Fare anche pronto. te, io sono il manager elite, infatti Igor mi prende sempre in Sì. giro. E poi No, abbiamo. E adesso torniamo a Marco perché siamo qua perché dobbiamo parlare di una questione. E allora leggo vabbè, edicola 8 bit, un altro patrimonio dell'umanità, assolutamente. Con il sito di volevo Giuseppe. chiedere, Marco, ancora non ho capito come mai la rivista a un certo punto Pluffte è scomparsa. Non ci hai Sentiamo. lavorato dentro. Oddio, è una storia lunga, ma anche breve, Vai. perché quando
quindi la Tecnica Media si è divisa nel 99 per varie ragioni. Una che la pensava in maniera diversa, l'altra che alcune cose andavano bene, altre no, e quindi sì. Invece all'epoca andava bene, ma cominciava ad andare meno bene perché c'erano anche gli altri che cominciavano ad andare bene. Essendo diventato un prodotto di massa, c'era il marketing. Quindi ci siamo divisi. Io quindi ho fondato una società insieme a un altro socio, però siccome per dividerci abbiamo impiegato 11 mesi, e su questo non voglio fare commenti, sono stato costretto a fare entrare in società un socio con i soldi veri perché bisognava investire seriamente. Questo socio con i soldi veri dopo 2 anni ha detto andate tutti quanti a quel paese e ha chiuso tutto quanto in 5 minuti. Acci. Si tratta da Computer Discount di Pontedera, chiusa e fallita adesso pure lei, eccetera. Sono rimasto molto male perché era stata una cosa fatta in maniera fastidiosa anche nei confronti dei nostri fornitori, ma anche dei lettori abbonati, perché io avevo fatto tutta una lista di abbonamenti da rimborsare, perché tutti gli abboni oggi ricevi 3 numeri, ne mancano 8, quindi devo restare il resto. E invece su questa cosa è stata tirata la catena e mandato Peccato. tutto giù. Avremmo compiuto 20 anni quel mese, ma è andata così. Non so cosa sarebbe successo se non fosse successo quello che è successo, perché comunque il mondo in quell'epoca è cambiato talmente tanto che certo non si sarebbe continuato in quel modo. Però devo dire soltanto non lo so. E se non significa niente, se. Sta di fatto che comunque tutte le altre riviste sono praticamente, se non morte, diventate insomma la parodia di quello che erano i tempi d'oro. E d'altronde il merito e la colpa di questo sta nel fatto che è arrivata internet e internet gratis soprattutto, e anche che i computer sono partiti per la tangente dando molto meno certezze rispetto a prima, perché quando ero ragazzino le cose erano in un modo, tu scrivi un articolo su quella cosa era quella, la gente la leggeva, capiva, faceva quello e succedeva quello che doveva succedere. Adesso questa sera quando ci siamo collegati a un certo punto funziona tutto, miracolo. Una volta queste cose non si potevano fare, però quelle si potevano fare di sicuro. Questo ha ammazzato la necessità di informazione e ha ammazzato la possibilità di dare informazioni certe. Se noi siamo diventati così importanti all'epoca, siamo diventati rivista di riferimento, era perché quello che dicevamo era giusto. Scusate se lo dico così brutalmente, ma è la verità. Cioè, facevamo quelle cose perché ci piaceva farle, facevamo con impegno e scrivevamo la verità, o quella che secondo noi era la verità, tecnicamente parlando. Certo. Questa cosa è stata pagante per lungo tempo. Quando poi il computer è diventato un mezzo di massa, ha cominciato a scemare, è cominciata la coreografia. Il successo di computer come il Commodore 64, ma anche l'Amiga, per carità, prodotti validissimi tecnicamente, sia chiaro, però ha influito moltissimo la moda del voglio il computer, e sono riempite le case di queste cose. Quando un fenomeno si espande verso il basso con persone sprovvedute, che quindi digeriscono qualsiasi cosa. Tu fai una rivista appariscente, adesso prima ho detto che mi piace moltissimo che si salvino le riviste sul web, sì, giusto, però torno indietro un po' immodestamente, dico sì, io mi ricordo che la maggioranza delle riviste erano una schifezza, erano fatte per riempire delle pagine, tanto la gente se le comprava. Adesso è tutto bello, però è come a me piacciono le macchine d'epoca. Quando ero piccolo mi faceva schifo l'Anglia, per esempio, che è quella macchina con l'1.8 fatta al contrario. Adesso sarei contentissimo di averla, perché sono passati i tempi ed è diverso. Stessa cosa vale un po' per le riviste. Il al contrario, cioè proprio anche a me mi sembrava Vabbè, io, È io una cosa spezzo una incredibile. io spezzo una lancia a favore delle prime riviste, perché innanzitutto erano le prime, e poi perché giustamente comunque sì, come contenuto non erano un granché, perché nella maggior parte dei casi erano delle traduzioni anche di riviste straniere, di riviste inglesi. Questo io parlo sempre per quanto riguarda il discorso delle riviste videoludiche. Quindi, però, dai, tutto sommato, alla fin fine non è che ci possiamo lamentare. Poi con il tempo questa qualità è andata un pochino in crescendo, però non è che è stata sempre, diciamo, No, tutta... però No, io ho bisogna detto la mettere maggioranza, in realtà mi riferivo Sì, sì, all'informatica, per non carità, non all'informatica, ai sì, 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 videogiochi. sì. Cioè,
Esatto. Lì è stato Su quello peggio. ti posso dire che hai perfettamente ragione. Anche perché Sì. lui parlava dell'informatica, quella vera, quella diciamo Ma quella che vera, non il quella gioco. dei computer con i quali Ma si può anche giocare, ma che non nascono solo per quello. sì, non nascono Poi per quella cosa attenzione, lì. i videogiochi erano una cosa benedetta. Io ricordo un editoriale di uno dei ultimi numeri di MC, in cui ho raccontato di una storia personale. C'era l'ultima gara di Formula 1 dell'anno, credo che fosse il 98 quindi, e in casa siamo appassionati di Formula 1. È venuto un amico di mio figlio per fare la notte, perché la gara era in Giappone se non sbaglio, e quindi stare la notte svegli a vederlo, e si è portato la PlayStation per giocare. Questo ha preso, ha attaccato la PlayStation, ha attaccato, e subito ha funzionato tutto. Con i computer non era così, non era così. E quella funzionava benissimo subito, senza tante storie attacchi, e funziona. Quindi l'idea dei dispositivi dedicati, spesso faccio l'esempio di quei robot da cucina che fanno tutto, no? Tritano, mischiano, fanno tutto quanto così. Tu ti compri un oggetto che fa solo quello e probabilmente lo fa meglio. E il videogioco secondo me ha beneficiato proprio di questo fatto. Infatti Sì. io credo, non le conosco, non le conosco bene, ma credo che i videogiochi sono stati mediamente di qualità superiore rispetto all'informatica. Forse non è neanche difficilissimo, perché mettere un videogioco in linea di massima basta essere un buon giocatore, avere delle capacità di coordinamento, eccetera, gestalti, che ho scoperto che si chiamano. Mentre per fare tipo di informatica devi avere una formazione un pochettino più approfondita tecnica, e quindi magari è meno facile. Poi forse c'è anche meno l'aspetto politico, che ha condizionato molto la vita di alcune riviste che per aggradare pubblicità hanno dovuto fare delle concessioni che noi non ci siamo potuti permettere di non fare mai. Ma lo dico come vanto, però attenzione, l'abbiamo potuto fare perché ce lo potevamo permettere, perché i conti tornavano. D'altronde eravamo nel famoso, scusate, forse una digressione, ma forse no, è comunque indicativo. Eravamo nel famoso periodo in cui la qualità pagava, per cui le aziende facevano pubblicità sulla rivista perché la rivista vendeva molto, e la rivista vendeva molto perché diceva cose che la gente era utile sentirsi dire, non questo è bello, quello bello. C'erano le critiche. Più volte ci sono state aziende anche grosse, anche che investivano molti soldi, 150 milioni l'anno, che hanno detto ti tolgo la pubblicità. Io ho sempre potuto rispondere, guarda, mi dispiacerebbe tanto, però se pensi di doverlo fare, fai tu. E poi nessuno l'ha mai fatto, però. Però è stato un mondo allucinante. Posso fare un'altra battuta? Una volta venne uno dicendo che voleva che mettessimo un oggetto, ma sì, ve lo dico, un gruppo di continuità in copertina, e gli ho detto, guarda, in copertina non c'ha senso, però siccome in effetti è un fenomeno culturale il gruppo di continuità, potremmo fare un richiamo mettendo la fotina piccola, mettiamo una foto grande e alcune foto piccole. No, la voglio grande, la voglio pagare 3 milioni. Guarda, mi dispiace, la questione non la vendiamo, ok. Un mese dopo è uscita la copertina dedicata a quel gruppo di comunità, su una rivista di quelle anche blasonate. Ok, Quindi quindi è andato un'altra. Sì, certo, ho capito. c'è stato, infatti. Comunque hai Comunque, saltato un commento di Retro in adesso, Games, no, adesso li leggo, infatti. Recupero ecco, un che è secondo. vitale. No, no, innanzitutto volevo ringraziare perché Eh, siamo 14 spettatori, ci sono già 15 like alla live e siamo già aumentati di 10 iscritti da quando siamo partiti. Quindi incredibile, un vedi? applauso per gli spettatori, per favore. Dai, sound effect, Giusto. regia. Grazie. Un applauso, La regia tamburi. deve- Come sta? Grazie. Vabbè, sto già facendo altre cose. La regia sonora. Eccolo La qua, re- clap. Grazie, Dai, anche grazie. lui. Ecco, allora, Posso leggiamo mettere le... anche uno di tamburi, già che ci sono. Bravo. Allora, Ecco. leggiamo un attimo veloci i commenti, poi andiamo avanti. Allora, vabbè, Retro Games dice che con il sito di Giuseppe ha recuperato tanti giochi per Commodore 64. Poi c'è Caterina che ci saluta, che collabora e supporta Tex, che scansiona. Quindi è un grande sostegno psicologico per Tex, perché posso capire che a scansionare... Infatti, vedete, la barba dimostra le ore sullo scanner. È vero? Sì, ragazzi, io non mi taglio più la barba perché non c'ho tempo. No, no, vabbè. Poi c'è Nitaya che saluta tutti e il grande boss Marco. E a Retro Game ci chiede: che hai contro la Commodore? Questa è una Ma domanda come? fatidica. Ridendo, però, eh. Ma Era a chi lo questa. chiedi? Non lo Sì, so. Ma, Mi sa, A me. proprio, ma chi mi lo sa chiede? proprio a te, però anche magari a Igor, non lo so.
Io non ho assolutamente nulla contro Commodore, anzi, Commodore è stata l'azienda che veramente ha portato l'home computer in tutte le case prima, e poi l'home computer molto potente con l'Amiga, prima con 64 e poi con l'Amiga. Quindi per me, se devo giocare alla storia, i primi tre che sono nati sono stati il PET, il TRS-80 e l'Apple II. L'Apple II è stato il computer più affidabile dell'epoca, fine anni 70, perché era l'unico che funzionava veramente per davvero. E ne ho contezza personale, perché una volta per una mostra di Milano avevamo fatto tutto un programma lunghissimo che doveva giocare su TRS-80, è successo un casino, durante la notte l'ho riscritto completamente per l'Apple II. Mm. E poi c'è stato, quando è arrivato il VIC-20 ha cominciato a gettare l'amo, quando è arrivato il 64 è successo un casino, nel senso che la gente partiva da Roma con i furgoni dell'Avis in affitto per andare a caricarli alla GBC a Via Cinisello Balsam, portarseli a Roma e vendere, o stravendere, non lo so, così. E la gente si è sensibilizzata a questo, al computer così, per tantissimi motivi. Uno, perché era potente; due, perché costava poco, oddio, 925.000 lire era tutt'altro che poco se pensi oggi, però costava poco. Tre, perché era molto pratico, no? Uno scatolotto, così l'attacchi, non era impiccioso sulla scrivania. Mm. Poi c'era un sacco di software e via dicendo. Commodore è stata anche un'azienda che si è mossa come comunicazione in modo da farsi conoscere e farsi apprezzare, eccetera. Era simpatico, era tutto un circolo virtuoso, si è creato, che sono nate anche varie riviste. Voglio ricordare Commodore Computer Club, per esempio, che, sono più sincero possibile, non ritengo una rivista di grandissimo spessore, al di là che fosse fatta da una carissima persona, Michele Di Pisa, che purtroppo è scomparso. Però era una rivista che per gli utenti del 64 sembra utile. Infatti è una rivista che ha venduto tantissimo. Credo sia stata l'unica rivista all'epoca che una volta forse ha venduto più di noi, anche se era specifica. D'altra parte, quando sono diventati 1 milione 64 nelle case, è stato importante. Poi è arrivato l'Amiga. L'Amiga era la macchina più potente di tutte quando è uscita, meglio del Mac, meglio di qualsiasi cosa, e poi non c'è molto da discutere su questo fatto in realtà. Ed era anche flessibile. Abbiamo fatto un articolo sull'Amiga utilizzato alla RAI per andare in trasmissione con Simona Marchini e Giancarlo Magalli, il Marchingegno, e se l'hanno fatto quello anziché con un altro non credo che sia stato per pressioni commerciali di Commodore, ma perché comunque con quello si riusciva a fare. Poi vabbè, succede anche che conosci quello che smanetta quello e quindi ti trovi in mezzo a quel, ma col Mac le cose non si sarebbero potute fare. Certo. Atari ha cercato di rincorrere, ma fra Commodore e Atari mi sembra che la differenza sia stata molto più che tangibile, quindi no, io non ce l'ho assolutamente un Commodore 64, tutt'altro. Atari ST non era ovviamente all'altezza. Cosa? Poi quando gli hanno sfilato il progetto Amiga da sotto ICTE, Atari ST. e quindi loro non potevano fare diversamente, fare un Atari ST, non potevano fare diversamente. Però lo sapevano di essere inferiori, lo sapevano benissimo, sapevano le potenzialità dei chip Amiga. Sì. Hanno fatto chi ha potuto. Ognuno ha fatto quello che poteva, c'è chi è riuscito a fare di più e chi di meno. Ha venduto bene per via del marketing che era stato fatto bene, perché la macchina era parecchio inferiore, eppure ne hanno vendute abbastanza come word processor o come macchina per il MIDI, insomma, sono stati bravi. Considera una cosa però, tu dici inferiore, io però dico una cosa: quando tu ti compri un oggetto, un computer, un'automobile, una macchina fotografica, una radio, quello che ti pare, tu usi quell'oggetto. Certo. Quindi se quell'oggetto bene o male funziona, tu stai a posto. Certo, se quell'affare non funziona, è una schifezza, allora no. Però se Atari è inferiore o no a Amiga, se tu ti compri un Atari o un'Amiga, li metti vicino, magari te ne accorgi, ma se te ne compri uno solo, questa roba di Amiga, se pecco desto potevi giocare, potevi fare tutto, non c'era problemi. Potevi fare tranquillamente tutto che tu volevi, cioè era una macchina dignitosa, non era una macchina inferiore, nel senso che non aveva i chip custom e quindi purtroppo non poteva fare certe risoluzioni grafiche, certe agevolazioni grafiche, certa musica non la poteva fare. Ma nonostante tutto è una buona macchina, per carità. Ne hanno vendute tante e ne hanno fatte anche tante per gli uffici, su questo non c'è nulla. Ne sono uscite tante di macchine, è uscito l'Archimedes che aveva delle grandi cose, però non è che poi L'Archimedes però purtroppo è una macchina rimasta solo in Inghilterra, purtroppo.
Beh, Lo sa c'era anche anche te. qui, ma non se l'è comprata mezzo mondo, però Archimedes l'hanno... La Io l'ho macchina vista, ma è arrivata lì. io l'ho vista, Sì. me l'ha fatta vedere Igor a Firenze Vintage Beat, c'era un chi è che l'ha portata. Comunque non eravamo qui per parlare di No, no, macchine o di no. riviste, Comunque, no, quindi questa era solo un'introduzione per far era vedere un... che la passione c'è, Certo, in questo mondo c'è molta passione, quindi per chi non conosceva Marco o e Igor ci in sono questo tante caso, cose da ricordare, tra l'altro, perché è passato un sacco assolutamente. di tempo. Adesso siamo a 40 minuti, adesso dobbiamo andare nell'argomento, nel clou, che quindi anche se qualcuno vuole fare domande sull'argomento principale della live, che lo ripetiamo è la scansione delle riviste sul web e i diritti connessi a questa pratica. L'argomento principale della chat lo ha riassunto Retro Games Luca nel suo commento: recuperare, preservare e Mm, condividere la migliore espressione della vera passione, a differenza di chi ci vuole lucrare sopra. Ora, non entriamo in polemica su chi ci lucra e chi no, ma il concetto comunque è uno. Queste operazioni sono teoricamente illecite, perché quella roba non è nostra. Ogni cosa è di chi l'ha scritta, a meno che lui non abbia venduto i diritti all'editore, e in quel caso è dell'editore, quindi di sicuramente non è tuo, punto. Adesso, però, Già questa abbiamo roba non chiuso. va... Però, esatto, abbiamo chiuso la diretta, no, perché questa roba innanzitutto non è finito, più... basta. La maggior parte di questa roba... No, beh, il concetto fondamentale è quello, adesso però ci Allora andiamo avanti, no? allora subito short di 12 secondi, boh, fine. No, non è uno No, vabbè. short. Il discorso è che comunque la legge, io nei meandri particolari non la conosco, ma comunque so che ci sono delle cose che perdono i diritti dopo un certo numero di anni, i film, i 70 libri, anni dopo eccetera. la morte di chi Voglio aveva dire, diritto. 70 anni. però voglio dire, non siamo nel campo delle riviste, anche le riviste hanno 30-40 anni al massimo, quindi non è decaduto nulla. Però la cosa fondamentale è che la maggior parte di queste cose non esistono più e non esiste più nulla. Quindi succede che rendendole disponibili non si fa in realtà danno a nessuno e si fa un piacere a molta gente. Per questo, quando parlavamo del titolo, io suggerivo di usare la parola legalità e etica o eticità, Etico al di là perché del... Certo, esatto, cioè perché in realtà eh, come fai a sapere cosa c'era tanti anni fa se nessuno te lo fa vedere? Esatto. Chi te lo ma fa vedere? Sono morti tutti, sono spariti tutti e quindi arrivano i volontari che ne so, tutto sommato, no? Pure gli archeologi che vanno lì, scavano, trovano roba sottoterra, la mettono al museo. E mica è roba tua, quella era la roba del tizio che è morto, perché gli hai rubato le cose della tomba sua? Ho fatto un esatto. paragone Sì, decisamente un sì, po' però tirato per i capelli, però il concetto secondo me è questo, cioè è il un concetto è questo. patrimonio che è un peccato disperdere. Assolutamente. Cerchiamo di salvarlo. In questo ovviamente bisogna stare attenti a farlo con una certa etica, cioè vendersi le cose è chiaro che è totalmente immorale, però è anche vero che uno potrebbe dire, ma io ho fatto un sacco di lavoro. Prima Andrea parlava del suo sito che sarebbe bello, gli sarebbe piaciuto risistemarlo. Per risistemare il sito devi investire o lavoro suo o lavoro di qualcun altro, che significa soldi comunque. Quindi se per caso dicesse mi date dei soldi così sistemo il sito, non è che sarebbe poi così sbagliato. Certo, se con quei soldi poi ti ci compri la villa al mare, ti sei Però vedi, allargato. Però queste sono le cose che non sono misurabili secondo me e quindi temo che allora, si debba dire vabbè, ok, il niente, discorso quindi è però zero. se te fai, metti nel sito una donazione free. Qualcuno può donare, può donare. Un conto è che se io devo fare in modo che se per leggere queste riviste io devo fare in modo che tu devi versare un obolo, diventa diverso. Quindi Sì, tutto dipende da cosa fai. Quindi se io riesco a conservare le riviste, in realtà noi non abbiamo, Andrea non ha messo niente, però abbiamo messo su, hanno messo su, i ragazzi hanno messo su un sito in cui ci sono le riviste, è tutto free, è tutto gratis. Alla fin della fiera non ci guadagna niente, anzi, in realtà ci spende dei soldi, elettricità, tempo, certo. tutto il resto. Ma lo fa con volentieri proprio per quello che si diceva prima, cioè il voler preservare e far vedere
la generazione che non le ha viste queste riviste, che non conosce sta roba, Tipo e che io, per magari dire, io non le avevo viste, per dire. quindi cercare di fargliele leggere. Io faccio la stessa cosa con i miei videogiochi, cioè quando cerco di fare anche Yoshero, ora mi viene, non mi ricordo il nome, Cristiano. Quando si fa vedere le nostre cose nei vari siti e quant'altro, si cerca di far vedere i giochi, si parla della storia di queste macchine, per preservare la storia. Le riviste sono parte integrante di questa storia, perché erano proprio legate all'evento. Prima si parlava di Commodore, ma anche dei computer PC compatibili che c'era all'epoca. Queste riviste ne parlano, ne discutano, quindi sono un bene per tutti. Sì, infatti, Farci lucro sopra, secondo me, non è, a parte che non è legale, ma non è neanche corretto in quello confronto non è neanche etico, quello. Sai, il Beh, problema è però che questo è un mio ragionamento. queste cose etiche delle quali parliamo, sulle quali penso che siamo tutti d'accordo, non trasformano in legale quello che viene fatto. Però è vero che se qualcuno ti pianta una grana, quando poi sei davanti al giudice, tu puoi argomentare dimostrando che comunque hai fatto questa cosa per divulgare la cultura e non in maniera Sì. per guadagnarci soldi. Quindi secondo Esatto. A me buona fede. non ti Sì, condanno, la famosa buona fede, insomma. c'è il diritto di buona fede, sì, esatto. Sì, che Certo. poi è anche argomentata dalla legge italiana, non è che non è argomentata. Sì, dovrebbe essere l'articolo 1147 del codice civile, giusto? Praticamente tu non pensavi di arrecare danno o non volevi arrecare danno a nessuno dei detentori. Te ha fatto tutto per uno scopo e poi si apre lo Sì, scopo. Quindi preservazione. ignorare di ledere un diritto altrui, praticamente. Beh, ignorare di ledere no, perché lo sappiamo No, Ah, benissimo che il diritto viene beh, sì, leso. sì, hai Però non ti ragione. sto rubando soldi. Sì, ecco è vero. quello. Sì, Ecco, è vero, è adesso, vero. in termini legali non lo so come si dice, ma comunque il concetto è Il concetto è questo. questo. Ma, Ok. posso fare una E- domanda per voi che siete un pochettino più esperti, poi soprattutto Marco che insomma Marco, di riviste Beh, ne sa qualcosa perché ne ha diretta una. No, concettualmente il discorso era relativo proprio a... scusate, stavo un attimo tergiversando, stavo pensando a un po' di cose, poi mi sono dimenticato pure la domanda che dovevo fare. Continuate, poi dopo mi va ritorna bene. in No, no, mente. Oh. intanto leggo i commenti. Vabbè, Ludovico continua a precisare delle cose riguardanti i nomi delle riviste, che comunque se uno è interessato può leggere. E c'è Retro in Games che dice, esatto, c'è qualcuno che solo per il fatto di aver effettuato faticosissima e complicatissima scansione pensa di essere diventato il detentore dei diritti delle riviste. Poi c'è Ma questa Franco... cosa non esiste. Mm. Non esiste questa cosa. Questa è però fuori discussione. Cioè, Era proprio la è. domanda che Ma volevo che stai a fare, dire? cioè chi scansiona ha diritti sulle scansioni oppure una volta che sono in rete automaticamente diventano di pubblico dominio? Io so più per la seconda, però non lo so. Ma secondo me, certo, voglio dire, non vedo come porsi il problema. Il fatto che tu abbia fatto una scansione, se la Non mette a rivendico disposizione, niente di corri quelle il scansioni. rischio che qualcuno ne approfitti. ma quando te fai le fotocopie del libro per leggerlo, cioè non è che hai il diritto di alcuno, hai fatto le fotocopie, le scansioni sono la stessa roba. Cioè, non è che automaticamente prendi diritto, ci vorrebbe qualcuno che compra i diritti e ti viene a dire non lo puoi fare. I Perché diritti anche da nel chi li caso vai a in cui comprare? compra Per i diritti, comprare i diritti di una rivista? a Scusa. parte non è così banale comprare i diritti di una rivista perché bisognerebbe vedere quale caso è, perché l'hai detto te prima, se chi ha scritto l'articolo ha ceduto all'editore, ok, se no è un bel problemino, però fa conto sia possibile, ma non ti viene a dire nulla, siamo al punto di partenza, cioè se la rivista che io ho messo sul sito scansionata a queste persone, nuovi eventuali proprietari di diritti di questa rivista, non ti vengono a dire nulla, non è successo nulla come prima. Cioè, non è Sì. che le riviste non sono di Nuovi nessuno. se tu ti compri oggi una rivista, non diventi padrone di No, quello no, che io parlavo qualcun proprio di altro ha diritti. scritto. I diritti te li deve vendere ciascun autore. Esatto. Ciascun autore ti deve vendere il diritto, ma Quello è il l'autore, punto. non l'editore. Cioè, io Sì, ero l'editore di MC Microcomputer, ma non posseggo nulla degli articoli. però facevo per Eh, semplificare al massimo la situazione, lo so che sì. non è così. Mhm. Facciamo finta che chi scrive
dà tutto all'editore, facciamo finta che sta questa ipotesi abbastanza improbabile. Però anche se un nuovo proprietario ci fosse fuori, non lo so, della rivista Hits, e io ho la rivista Hits sul mio sito gratis e quant'altro, se lui non mi viene a dire niente, è solo il nuovo proprietario, ma non mi ha detto niente, non è successo nulla, è come prima, non è cambiato niente. Deve venirmi a dire, guarda, non le puoi tenere perché mi ledi o mi devi dei soldi o non le voglio vederli sopra. Cioè, se chi è proprietario non ti viene a dire nulla, diciamo si fa il tacito d'accordo, sta zitti, si va avanti. Però Quello l'importante certo. è non fare lucro di Mhm. questa roba. Perché se tu fai lucro e ti viene un redattore che ti dice quell'articolo lì l'ho scritto io, è mio e che non lo voglio vedere lì, oppure mi devi dare dei soldi, ecco che cioè, ti tocca togliere la rivista, non hai altro Questo lo scelta. puoi Toglie la fare rivista, certo. anche, questo te lo può dire anche se non chiedi soldi, Sì, Mhm. sì, sì, certo, Che, te lo che può dire ovvio. comunque. che alla fine è la stessa cosa delle ROMs alla fine, però più o meno, no? Cioè, Sì, però le ROM sono di proprietà di Eh, solito di un ente solo, è un po' più complicata lì la mm. situazione. Però non è così diverso, Poi le cioè ROM, è poi le analogo, ROM dai. in realtà stanno facendoci lucro anche le varie società, nei Mm, vari media e quant'altro, quindi quello è tutta una è vero. storia. Lì è anche peggio. No, no, Sì, Lì è- probabilmente dicevo, la grossa differenza, secondo me, tra le ROMs e le riviste, scusa se ti interrompo, no, no, tranquillo. è che comunque, ad esempio, facciamo un nome a caso, Nintendo Mm, ogni tanto ripubblica i sì. soliti giochi magari nella sua versione dell'emulatore, oppure ti ripropone, vabbè, magari non Nintendo, ma qualcun altro ti ripropone la remaster, ti ripropone il remake, e quindi ci tiene che gli originali non siano Mm, facilmente accessibili, diciamo, in modo da poterti rivendere il solito prodotto. Mentre queste riviste mm. non è che, cioè, una casa editrice o non è che ti può rivendere la solita rivista di 20 anni fa, non avrebbe senso, No, no, perché infatti. Mettiamo conto che The Game Machine o una rivista vecchia vuole ripubblicare tutte le sue riviste e rilegarle. Ecco che Non lo diventerebbe può probabilmente un fare, problema, però non lo può fare, è difficile. Ah, pure. non lo può sì, fare. e comunque Appunto. Cioè, sarebbe follia, perché sono... quando tu sei un editore, tu compri l'articolo dal redattore, lui te lo vende e tu lo pubblichi. Se lo vuoi pubblicare un'altra volta, devi parlare con il redattore, mettertici d'accordo e ripagarglielo Pure. un'altra volta come da accordi, proprio darsi che lui ti dice non c'è problema, oppure che vuole 1 milione di euro, eccetera, eccetera, ma tu legalmente non lo Mhm. puoi fare. Cioè, le regole sono queste, Sì. che quando un giornalista scrive un articolo, l'articolo è suo. Ok. Se, ripeto, c'è del diritto d'autore, l'editore diventa l'editore. E se l'editore muore, sto Mhm. diritto non è più di nessuno, quindi ecco adesso non so rispondere a cosa succede per noi Di più avevamo penso l'editore? noi avevamo 1 o 2 collaboratori che ci cedeva il diritto d'autore per ragioni loro di fatturazione eccetera. Quegli articoli in effetti non sono più suoi, ma non sono nemmeno della rivista che non esiste più, quindi secondo me se pubblichi quelli ho l'impressione che nessuno possa dirti nulla, Ok. ho l'impressione. Però Per insisto, esempio, non no, mi porrei questi si parlava problemi. della Jackson, per esempio, no? La Jackson non esiste più, c'è un sacco di materiale che era stato pubblicato dal gruppo editoriale Jackson negli anni 80 e anche negli anni 90. Tutto quel materiale lì per un editore che non esiste più può essere, secondo noi, secondo me, benissimo scansionato e messo in rete, disponibile per tutti gratuitamente, o Se no? aveva comprato i diritti, eccetera, Se probabilmente sì. se ovviamente non sono stati se poi ecco, i diritti non sono passati di mano, magari sono No. passati forse a un'altra Jackson se l'è però comprata la quello UNU però, okay, che okay. però fece una cosa, vabbè, l'Irena fece una cosa molto furba perché gli vendette soltanto le riviste, si tenne i libri, che era l'edizione che andava bene. Infatti ancora lo cercano, Certo. vabbè. Comunque il mio discorso sulle ROMs magari avrebbe un po' più similitudine sulle ROMs che non vengono mai pubblicate da, sai, quelle, il abandonware, quella roba lì più forse. Sulle ROM Sì, è loro molto sono diverso cose perché diverse. con i videogiochi ci si gioca anche con Sì, sì, quelli sì, vecchi. è vero, è E un'altra quindi tu cosa. un'utilità pratica ce l'hai. Con la rivista, se Eh, tu oggi ti leggi la prova dell'Apple II che ho scritto io nel 1979 su micropersonal computer, no, no, che certo. danno fai? No, no, In no, è diverso. realtà, guarda, quando cominciò il progetto di MC Computer Online,
cominciò in maniera strana. Allora, io mi sono scansionato per conto mio il numero 1 e il numero 100. E Numero perché mi 100. andava? Nel numero 100 Sì, non c'era l'intervista a Steve Jobs no, e a Bill Gates. e Bill Gates, Bill sì. Gates. Bill Gates. E poi ho incontrato Andrea De Prisco, che era un collaboratore a rivista dell'epoca. Dice, facciamoli tutti. Ma che sei matto? Sono tanti. Ma sì, facciamoli tutti. E alla fine mi è piaciuto di farli tutti quanti. Quindi io ho rimediato tutte le riviste, le ho fatte tagliare dal tipografo una per una, lui le ha scansionate e avevamo il progetto di fare su proprio un sito, ho anche registrato un sito a mccomputer.org. Poi è successa una cosa strana che alla fine, in realtà alla fine abbiamo avuto una, diciamo, discussione su e mo che facciamo, nel senso che io ho detto, dico, però teniamo presente questo materiale non è nostro, noi non lo possiamo mettere in linea, perché lui ha deciso di metterlo in linea in JPEG, ma fare scaricabili in PDF soltanto gli articoli di coloro che non che utilizzano lui, ma che li mettono su licenza Creative Commons, che è quella cosa per cui tu li metti e poi se chi vuole può scaricarselo. Dunque, secondo me, ma non secondo me, sicuramente, questa cosa non ti mette al riparo, perché comunque la rivista sul web ci sta, anche se in JPEG non c'è il PDF, ma PDF se voglio me lo faccio. Tant'è vero che tutti gli MC che sono in giro, dei Archive, eccetera, sono tutti quanti gente partono da lì. Lui mise sul sito suo, sito suo personale, anzi quello che abbiamo deciso insieme. Tra l'altro poi adesso ha cambiato, ha levato, poi adesso non ho più seguito molto sinceramente. Però anche lì la buona fede si dimostra perché alcuni avranno autorizzato, con quelli nessuno gli può dire nulla perché stanno a posto. Sì. Quelli non autorizzati in realtà potrebbero dire non ce lo voglio, però secondo me qui si va per step. Quello che volevo dire, il motivo per cui ho detto questa frase è perché quando avevo cominciato a pensare di mettere qualcosa, io anzi avevo messo, all'epoca c'era, non c'era ancora un sito mio, c'era il sito Bab che ti dava un dominio che tu potevi giocare e mettere solo cose sopra. Ho messo su numero 1, avevo fatto un disclaimer in cui dicevo grosso modo che queste cose non hanno più nessun valore commerciale, quindi i rispettivi autori spero che si sentano gratificati e non danneggiati dall'azione su internet. Se non ti sta bene dimmelo che te lo levo. Io credo che l'atteggiamento che si possa adottare sia questo, cioè io lo metto, se qualcuno protesta dimmelo e lo tolgo. Certo, se oggi io ti dicessi leva tutta la roba mia da MC Microcomputer ti faccio diventare scemo, perché dove vai a capire cosa sì, cosa no, eccetera, quindi si spera che nessuno lo faccia, perché Per succederebbe ogni una cosa. testata noi sul dizionario dei videogiochi abbiamo inserito proprio un piccolo disclaimer, che proprio piccolo sì. non è perché poi è un bollino bello grosso, dove viene proprio specificata questa cosa Sì. qui. Cioè il materiale non è nostro, i Sì, detentori sono adesso altri. lo posso anche far Se vedere. non Sì, siete però ti d'accordo, posso dire, se per esempio Raffaello De Masi, che purtroppo è scomparso, ti chiede non voglio i miei articoli, c'è scritto ma pure. devi andare, cioè quello scrive 5-6 articoli per Levo la numero. rivista, non posso Esatto, togliere succede che esatto, quello lì può arrivare, succede che levi tutto e quindi succede un casino. Quindi io spero, ma penso onestamente, che nessuno pianterà grane per questo, nessuno sarà così stupido, e lo dico in anticipo, da piantare una grana per una cosa di questo genere. Certo, se vedo che le cose mie te le vendi e ti fai pagare, beh, forse rosio perché dico scusa, Sì, per me quello comunque, era lavoro e parliamone. comunque, Sì, la comunque, differenza. Però sì, è lì la differenza. Comunque, in sarebbe fondo, bello che venisse fuori una legge che tenesse presente della velocità di obsolescenza degli oggetti, perché un libro o una musica diventano vecchi in un certo periodo, la rivista diventa vecchia dopo 5 minuti. sì. Un Sì, videogioco in effetti no, i videogiochi non si possono equiparare alle riviste secondo me, perché se oggi prendi, che ne so, Grand Prix 2, gioco al quale giocavamo parecchio in casa mia, ti diverti ancora e sì, 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 quindi non sì. puoi far finta di niente. Certo, ma e comunque volevo far vedere, se andate in ogni pagina, ogni voce del dizionario, andate fino in fondo, in qualsiasi Certo. voce vi trovate, c'è questo disclaimer che appunto diceva Andrea,
dove c'è scritto: se si scarica una rivista sul nostro sito si accettano le seguenti condizioni: il materiale utilizzato all'interno del sito è fornito e reso disponibile dagli operatori associati al portale DVG. Se vengono utilizzate immagini protette da copyright o diritti di proprietà di alcun genere, lo staff di DVG invita gli interessati a darne immediata comunicazione in modo da rimuovere le immagini interessate tempestivamente. Lo staff del DVG non detiene alcun diritto su quanto pubblicato, salvo nei casi ove espressamente indicato. Questo esclude qualche responsabilità diretta o indiretta per i contenuti. Tutte le riviste sono di proprietà dei rispettivi autori o case di produzione che ne detengono i diritti. Qualora gli aventi di diritto si ritenessero danneggiati dall'inserimento in questo sito dei predetti files, fosse stato inavvertitamente inserito materiale coperto da copyright, saranno immediatamente rimossi o ne saranno citate le fonti su semplice generazione tramite email e chat. Ecco. L'unica Che modo Meglio di da così non potevamo fare. Meglio di così non si poteva fare. non E c'è Almeno per comunque me, Marco, poi se c'è qualcosa che posso aggiungere, ce Vabbè, l'aggiungo, certo. ma Ma infatti noi siamo è qui chiaro. perché siamo qua per imparare e cercare di essere, insomma, il più corretti possibile, ecco. Tanto che siamo qui, facciamo chiarezza. Poi un'altra cosa che, una piccola complemento, poi leggo le chat, le cose, che comunque, come ha detto Marco, le riviste in 5 minuti diventano già vecchie, quindi volevo un attimo fare una puntualizzazione su un aspetto che comunque secondo me l'aspetto più importante di questo lavoro, di tutti questi progetti che ci sono, che hanno contribuito, è il fornire la scansione. Poi questa è la priorità, che sia leggibile, minimo accettabile. Poi dopo tutto il resto, il discorso di migliorare, fornire una scansione di qualità più elevata, è tutto un discorso accessorio che non è, secondo me, secondo noi, di prioritaria importanza. Perché appunto Quello è uno sfizio nostro più che è uno altro, perché sfizio magari mi nostro. piace presentare la rivista in maniera un po' più carina, però se non ci abbiamo materiale e mi arriva una rivista completamente disintegrata, però quella è l'unica copia che ci Sì. abbiamo ed è l'unico modo per proporla, è così che fa schifo, io la propongo così che fa schifo. Meglio averla così che non averla per niente. Esatto, sì, quindi quello che volevo dire è che la priorità va data sul fatto di averla, se non ci sono alternative, appunto è meglio averla nelle condizioni migliori che si può avere, piuttosto che non averla, ma sicuramente, cioè, ma non bisogna, diciamo, ostinarsi sull'avere per forza quella qualità perché magari quella rivista non è disponibile, no, non è la qualità massima, allora non la condivido. Secondo me prima la condividi così, poi se trovi di meglio ovviamente la riscansionerai. È un fattore del tutto irrilevante quello. E poi ricordiamoci, come avete detto anche voi, anche Marco, che queste riviste nascono già con una qualità di carta, insomma, a risparmio, quindi non ha senso neanche troppo Non è vero, perché dici sempre che Dipende nascono a quali. risparmio? Le riviste erano stampate in maniera decente, tutto sommato. Dipende Non quali. erano. Dipende quali. No, No, dipende quali. Direi la maggior parte, dai. Non lo so. No? Io da Non è sola. vero sempre, ci sono alcuni numeri, per esempio, della Io ho questa, per esempio. esatto, quella è una. Pure io parlo per Consolmania. Allora, la Consolmania carta andava dentro, lo sempre- sapete com'è? La carta di questa rivista, che non è neanche tanto vecchia, è quella tipo carta tipo riciclata, non so se c'è il cartone, proprio cartone, ruvido, tipo tanto per intenderci, carta riciclata praticamente. Questa qua viene Io male pure volevo- scansionata. L'ho Io provata. vedo i problemi che deve affrontare Andrea certe volte. Alcuni numeri finali di Consolmania hanno una qualità delle foto talmente pessima, difficile da restaurare o da rendere comprensibili, o scritte scure su fondo scuro. Diventa qualcosa di veramente devastante per chi deve fare uno scanner. Quindi Giochi nel mio computer, sì. budget, diventa difficile. era stampata Esatto. sulla carta igienica. Esattamente, esatto. E poi oltre a questo c'è anche il discorso di trovare, e parlo da informatico, il giusto compromesso tra quantità di megabyte di una scansione e qualità di questa. Cioè, noi stiamo leggendo una scansione su dove? Su un cellulare, su un tablet o ma bene che vada su un monitor. Io penso che la maggior parte delle persone le legge su cellulare. Avere un file che occupa, che si avvicina a quanto? Al giga, la Sì. butto là, 700, 800 mega. Certe volte potrebbe anche dare seri problemi al file system del cellulare, Sì, di quelli non ultra pompati, e quindi neanche ha molto senso. Poi gli schermi adesso,
bisogna pure vedere che risoluzione stanno, che risoluzione sta utilizzando. Quindi è sempre un compromesso, è sempre un ottimo, ma la cosa peggiore è come quando vedo Andrea che certe volte arriva devastante e dice e mi fa vedere scansioni di quanto tempo è servito per riuscire a riproporre un'immagine che già diventa illeggibile sulla rivista originale, figuriamoci su una scansione. Certo, Era sì, solo perché questo il comunque problema. la scansione teoricamente, per quanto uno può parlare di restaurarla, comunque è una copia dell'originale, quindi dovrebbe essere idealmente peggio, idealmente, poi È peggio, è è peggio, peggio. è peggio. Io Comunque, penso che Come le comunque, puoi scansioni avere poi pure fai uno scanner tutto. da 8 milioni di euro, ma tanto sarà sempre peggio, perché è ribadiamo quello come che diceva è una Marco, fotocopia. che per Secondo me avere i diritti è di una diversa. rivista è praticamente follia riuscire ad averle, perché se bisogna sentire tutti i redattori che hanno Sì, sì, scritto è sì. un bel problema. E poi Vabbè alcuni che- È saranno come avere morti, tutti i no? programmatori di Alcuni una saranno morti, moderna. diventare degli eredi. Te lo immagini te? Appunto, pure Esatto, peggio. esatto, esatto. No, vabbè. Ma infatti leggendo ancora la chat, vabbè, dice quello che dice Marco è vero, a patto che non ci sia qualcun altro che ha acquisito i diritti, ma abbiamo visto che è parecchio Certo, quello che ho difficile. detto subito, infatti. Sì, 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 sì. È difficile trovare un punto di equilibrio tra il diffondere la cultura, preservare, eccetera, con il rispetto delle norme sui diritti d'autore. È vero, quello sì, però insomma, ne abbiamo parlato un Allora, po'. allora, secondo me le leggi sul diritto d'autore andrebbero riviste in toto Eh. proprio. E poi Infatti, è anche ricollegandomi al discorso che faceva Marco prima, sì, è vero che ai videogiochi ci puoi ancora giocare, a Grand Prix ci puoi ancora giocare, ma dove lo trovi? Cioè, come fai a giocarci legalmente ad oggi? No, Chi è no, che te lo infatti. vende? Ma poi Certo. è una Perché legge vecchia, una legge del 41, no, in Italia, o è stata aggiornata. quando, quando ti Mm. ritrovi magari che per giocare a un vecchio gioco, magari anche un po' raro, lo devi comprare da qualche, diciamo così, bagarino, collezionista, vabbè, online, al quadruplo del prezzo originale. Eh, Non ha senso, anche perché comunque comprandolo usato non vai a dare un guadagno a chi ha i diritti d'autore su quel gioco. Tipo, Quindi io voglio giocare un... Esatto, infatti è quello il problema che ci a Rule of guadagna... Rose o che ne Sì, sì, so. esatto, bravo, sì. Eh, No, no, io, No, cioè, Che tira verissimo. fuori. E tra io l'altro è voglio... anche importante perché certi giochi, che ne so, gli Space Invaders per Apple 2, per esempio, sono un'esperienza che la gente anche adesso moderna dovrebbe fare. Spesso nelle lezioni ci stanno i ragazzini che vanno a giocare con i vecchi computer dell'epoca certo, nostra, in realtà si divertono più di quello che sembra perché è un po' la cosa Mm, dei bambini, che i bambini si divertono con cose rudimentali più che con cose molto evolute, no? mm. Io sono certo. convinto che i vecchi cartoni animati di Walt Disney siano molto meglio di quelli moderni fatti con i generatori 3D, Sono intelligenza d'accordissimo. artificiale, tutte queste cazzate Certo, qua. ma come Così, possiamo quindi andare in biblioteca e prendere un libro per leggerlo, così dovrebbe essere anche per i videogiochi, secondo me. sì. Che sta a tira fuori, Igor? Tutto, c'ha tutto lui. Tutto. No, ma infatti stavo Sono migliore dicendo, del cioè suo. per dire, se io volessi per dire, non so, un Firefox, mi tocca andare da Igor, che non me lo darà mai. Ecco, Eh, qualche laser game, bisogna andare da Igor, però Igor, vedi, è così. Comunque Allora cosa devo fare? queste cose di cui parliamo sono importanti perché sono la storia e sono l'evoluzione della società e del modo di vivere, dell'antropologia di questi ultimi Mm. 50 anni, che sono mezzo secolo. Cioè, Adam Osborne, che inventò il primo computer trasportabile, e me lo ricordo perché lo portai sul portapacchi della motocicletta e portarmelo a casa per la prova, pesava 20 kg, pesava. scrisse, non pesava 20 kg, me ne pesava No, penso 20 kg 9, no, 10, però era grosso. 11. Però voglio dire, ho capito, ma il mese prima ho portato a casa già il processo al modello T. Io avevo l'R5 a quell'epoca e dentro al bagagliaio praticamente ho dovuto tirare giù il sedile e portare a casa sto computer, che mi sono dovuto incollare per le scale perché l'ascensore era piccolo, non c'entrava, ho fatto 4 piani con sta cassa da morto appresso. Hanno inventato l'Osborne, che meraviglia. Comunque, Adam Osborne scrisse un libro intitolato La nuova rivoluzione industriale Ah, sì. e diceva che c'è stato responsabile delle macchine, i cavalli, le fabbriche, eccetera, eccetera. Adesso, ragazzi, cioè, vi state rendendo conto di cosa stiamo facendo noi? Siamo in 6 pazzi Sì, sì. scatenati davanti, ciascuno al suo computer. Io ho il computer e il telefono, ho un altro monitor qui.
stiamo spendendo zero praticamente, sto facendo una cosa che all'epoca non se la sognava proprio nessuno, nessuno di noi Vero. immaginava saremmo arrivati a questo punto, e questo è successo in poche decine di anni. Vero. Non si può non studiare sui libri di scuola questo fenomeno, che è più importante la rivoluzione francese, secondo me, e lo dico perché io non sono appassionato della storia vera, quindi No, però è per vero, dal carità, punto di, forse dal dico punto di una vista, bestemmia, dal punto però di il mondo vista, l'ha cambiato più, mo dico, a Bill Gates che Napoleone. sì, dal punto di vista antropologico della natura umana, Esatto. ci ha cambiato di più che non quelle sconvolgimenti storici che alla fine l'uomo non l'hanno cambiato, ma hanno cambiato un po' la storia, ma non l'uomo, la Guarda, ti fa natura. vedere, questa forse tu l'hai mai vista? Era la La mia trackball? tastiera del computer che trecchino. al lavoro sul server. Ah sì? Ma cosa c'è? Una trackball? È una trackball? Sì, La mini trackball. La mini track. voglio vedere quanta gente, quanti ragazzini hanno visto e sta a fare. È carina È però. carinissimo. È carina, però all'epoca si lavorava su questa roba qua. No, io non l'ho mai Cioè, vista. Io così, anche io così non l'ho mai così non l'ho mai vista. Fatta così non l'avevo mai Era vista. pure di peggio, c'era all'epoca. Vedrai, Comunque, cioè, te avevi sul rack e tiravi in qua e c'avevi, cioè, come se no come te lo metti in mouse. sì. Certo. Quindi Una cosa. Io in chiudendo- effetti uso tantissimo il trackball della Logitech quando è stato inventato, ed era utile perché siccome io sono un casinario con la scrivania, e quello lì lo poggi da qualche parte, lo usi, non c'è bisogno di doverlo no. spostare, ma tu lo Sì, tieni, sì, puoi sì. tenerlo in mano e con la mano il pollice così. Però sì, aveva sì. il problema che ti crea problemi al pollice, quello lì, Sì, Ah. qui. l'articolazione. Ma poi editare dal divano, ti metti sul divano sulle gambe con la trackball. Sì, no, ma è di una comodità sconvolgente. È vero. lavoro La verità è che Igor giocava a Marble Madness in sala server, dai, anche. diciamola tutta. Marble Madness. Non hai idea, mi hanno beccato più La di una com'era? volta. Ah, così. Quella volta che ho messo coso come Beh, si chiamava? Quello in rete. con il re. Oddio. Sì, che si giocava tutti insieme a spararsi addosso. Il problema è che si è messo sui server e ci ha beccato tipo piccione proprio. Ah, sì? Sì, Vabbè, comunque, no, quindi chiudendo il discorso, cioè, dando un po' la conclusione del discorso, quindi TG13 ci chiede, per riassumere, ma il file PDF di chi è? La risposta breve, di quando c'è una Abbiamo scansione. risposto prima. Sì, però riassumiamo il discorso, cioè, quindi dando una risposta Ma il veloce, PDF è mio quando lo scansiono e di tutti quando lo metto in rete. sì. Penso, la vedo Io- anche io Mi così. sembra, mi sembra la risposta più appropriata. Poi se dovete Penso- aggiungere qualcosa. Certo, quello si può. Comunque, nel caso, qui Igor ha già risposto, quindi nel caso di MC Microcomputer, i singoli autori sono tutt'oggi veri detentori dei diritti sui loro articoli. ma mica solo su quella, su tutte No, le no, riviste. su tutte. Certo. E quindi Esatto. in questo caso sarebbe assurdo contattare ogni singolo autore. Esatto. Ma Andrea ha provato a farlo quando ho fatto la scansione delle riviste, ha provato a contattare tutti, dubito che ci sia riuscito, che sono troppi, chiedendo a ciascuno la liberatoria. Molti l'hanno data Sì. e i loro articoli sono Andrea scaricati. non io, specifico. Ah, Andrea non io, specifico. era Andrea, sì, scusa, Andrea De Prisco. sì, era Counter Strike. Però ovviamente è un'impresa di Ercole. Sì. Comunque, cosa abbiamo detto? Quindi è così per ogni rivista pubblicata alla fine. E vabbè, c'è il Sì, Viper però che ecco, dice: ripeto, resta il fatto fondamentale che ho capito, vabbè, però come facciamo se no a farvi vedere che cosa c'era, come funzionava, assolutamente. cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare? Cioè, vi ricordate quando non c'era la mail? In qualche modo facevamo. Sì, vero. Sì, è vero. Ma non si E faceva, le riviste si faceva così, come tu volevi fare, cioè. io mi ricordo quando mio figlio, che ormai ha più di 40 anni, ma che è comparso sul numero di ricevere computer con dopo quando aveva un anno, che quando ormai nel 2010 o che croce ha cominciato a lavorare, ha fatto: papà, ma come facevate a lavorare senza la mail? In effetti, e aggiungo adesso, e come facevamo a fare i viaggi senza il navigatore? Perché, Oh, come Le dice, cartine come elettroniche. dice, però, come con le cartine, dice, ma fallo adesso. no, come dice il poeta, necessità guzza ingegno.
certo. Oppure comodità lo cancella come adesso. Sì. Perché Ma infatti, attenzione che è a doppio taglio, no, ma infatti quando noi giovani, per dire, ci mancano delle cose che, figlio, non so, non va la rete o quel che è, tipo io adesso a Londra ci andrò in vacanza e non voglio pagare la SIM elettronica inglese perché non mi piace. Allora io mi arrangerò e userò la rete stata nei wifi e voglio vedermi lì dovrò agguzzarmi perché sembrano cagate, ma già ti ritrovi, devi guardare le cartine, ti rendi conto che ci vuole intelligenza a sopperire alle comodità. E una volta era scontato, oggi invece nessuno ci pensa, ma Lo quando poi ti perdiamo, mandiamo i cani perché questo lo perdiamo a Londra. No, no. No, Tra no. l'altro, Puoi sempre chiedere ai passanti, spiegandoti magari a gesti, possibilmente. Ma ti rispondono. sì, che già l'inglese di Londra non è proprio semplicissimo con le pronunce. Comunque, vabbè, comunque British. È meglio dei francesi, però. comunque è così. Viper che dice: gioco ancora a Tetris sul cellulare quando sono al gabinetto. Ah, Così. voglia. Il commento trash del Viper che arriva. Poi Comunque mi ricordo quando abbiamo messo Pac-Man fuori in una mostra, c'era ordi di ragazzini, a parte che lo chiamavano Pikachu. è vero, c'è Pikachu, sì. Però c'erano ordi di ragazzini che ci andavano a giocare eppure era Pac-Man, voglio dire, è un gioco. Beh, alle fiere sugli arcade ci sono sempre le file. Comunque, Sì, però comunque, visto che lui ha nominato Tetris, io pure ho tentato di scaricare Tetris sul cellulare. Ma che palle, tutti questi affari tutti strani con 80.000 pezzi strani, un Tetris normale come quello di una volta, rudimentale, come i marzianetti dell'Apple 2, adesso non c'è più perché adesso le cose semplici sono diventate inaccettabili, no? E ci complichiamo la vita. Oppure un altro esempio, su PSP c'è la versione di Space Invaders tutta bustata con 1000 effetti, robe, armi, cioè una roba con la musica techno. Si chiama Space Invaders System. Quando l'ho giocato una volta ho detto mamma mia, subito ho detto che figata, dopo ho detto però non è, cioè non è Space Invaders, cioè subito ho detto oh dio, tutto colorato, sembra una roba sparaflesciata da epilessia, musica tutti gli effetti, poi ho detto mamma mia, gli amanti di Space Invaders hanno detto sta roba. Ricordi la fotografia della mia mano che sono lì a giocare a Space Invaders? Quando l'ho visto Space Invaders, che quello vero coi tasti, quindi non con i joystick, coi tasti. E quindi Space Invaders il primo modello. L'ho visto, ho detto no, è possibile, non è lui. Mi sono avvicinato, dico oh, fantastico. Non mi hanno più schiodato di lì per un paio d'ore. Ero lì che piangevo, ricordavo quando ero bambino, non ci arrivavo nemmeno a questo coso. Infatti. Dunque, c'è MP Soft che ci dà due perle di saggezza, direi. Cioè che l'informatica ha fatto passi da gigante tutti i 50 anni, progresso abbiamo di tutti noi, eventi rivoluzione francese non sono meno importanti. Certo, io prima ho fatto un esempio un po' forzato, però vorrei anche dire che secondo me, come non ha senso porsi quando si era più bravo Schumacher o Senna, così oggi ha poco senso dire è più importante la rivoluzione francese o la rivoluzione dell'informatica. Sono due cose importanti che vanno studiate, punto. Non è importante quale delle due è più importante, ma è assurdo non studiare oggi la rivoluzione francese. Esatto. E ti faccio un caso, io sono così vecchio che quando io andavo a scuola la seconda guerra mondiale non si studiava. Perché era critico dire se era stato buoni, cattivi, quello, era tutto troppo fresco. Il programma finiva prima della seconda guerra mondiale. A posto. Poi è diventata di moda. Adesso io non so quando è che i ragazzini studieranno a scuola, cioè io ho una nipotina di 20 mesi, io non so quando andrà a scuola, se le faranno studiare anche la cosa che a un certo punto nella vita dell'uomo è entrato l'oggetto che adesso è assolutamente stranormale perché comunque cioè, i bambini di oggi ci sono nati dentro e quindi io quando sono nato io dentro casa c'era la luce e il gabinetto e prima non c'era luce il gabinetto, c'era l'automobile, prima non c'era e tutte cose che non capiamo, no? Qualcuno deve dire ai ragazzini che prima si andava a cavallo, bisogna pure dirgli che prima non c'era il telefonino per fare la videochiamata con nonna, non c'era, si telefonava, si andava alla cabina telefonica con i gettoni, in teleselezione c'è la signorina pronto, cose che sono studiate, cioè la rivoluzione della politica, del mangiare, dell'ammazzarsi, eccetera, è un'evoluzione fisica. Poi c'è quella non tangibile
diciamo, della tecnologia, quella dei bit, che adesso è diventato strafondamentale. Cioè, abbiamo tutto digitale adesso, trasmissioni radio, TV, eccetera, eccetera. Prima Mm, Guglielmo Marconi sì. ha Andava fatto una operato. cosa un po' particolare, a suo tempo decisamente rudimentale rispetto adesso, no? E quindi va studiato. Sì. Verissima la seconda perla di saggezza, che la storia serve a comprendere meglio il presente e aiutare a immaginare il futuro, cercando di non fare le stesse cose sbagliate fatte prima, sì, quello certo. Non so quanto diciamo, Magari paragonare queste cose con l'informatico che ho rifatti nel No, però, passato, perché lì gli per- errori, per- beh, no, insomma, però quello che volevo dire, cioè aggiungere in questa cosa, è che, cioè, dal punto di vista, cioè, qui stiamo parlando della natura umana, cioè, questi condottieri, questi grandi personaggi della storia hanno cambiato la società, l'economia e lo Stato, ma la natura umana proprio nel suo interno, cioè, questi fenomeni, secondo me, l'hanno cambiata molto di più, appunto. C'è stato il capitalismo, innanzitutto, per dire, che da quando si è passati dall'era precapitalistica alla capitalista, l'uomo è cambiato, proprio l'essere umano, perché il consumo è entrato nella nostra vita anche come modo di pensare. Poi la televisione sicuramente ha amplificato, c'era già la radio, ma la televisione è stata un'altra cosa, e adesso ci sono questi mezzi qua. Comunque, quindi non starei tanto lì a vedere se parliamo di natura umana, stavamo parlando di antropologia. sì, Quindi, ora io per sei te che esempio entrato vorrei nel tanto che ci fosse un sottomisto. museo di questa roba, ma un museo serio, non un museo come quelli che ci sono in giro, che ognuno si è fatto il suo, più o meno importante, mm, più o meno Quali, così, e sono sempre cose amatoriali. Il MUPIN di Torino per il museo dei Piemontesi, sono anche nel comitato scientifico, mi hanno messo, ha tante cose, sì. C'è un Maurizio Candido che ha un bellissimo museo in una scuola di Colleferro, e ce ne sono mille altri, però ce ne sono mille altri perché ciascuno decide di mettere tanta energia nel fare una cosa, mm. sì. Poi ci sta il museo di questo e di quello, dello Stato o del comune, no? Sarebbe molto bello che si riconoscesse dignità culturale anche alla tecnologia facendo un museo. Adesso non so se magari, che ne so, nel Museo della Scienza e Tecnologia di Milano o di Monaco magari ci hanno messo anche queste cose, magari può diventare una sezione di un museo più importante, però secondo me in vanno, realtà è vanno giusto che mostrati. dici, perché è proprio così, cioè la tecnologia che noi abbiamo gioierellato con il Commodore 64, oppure Eh, abbiamo lavorato con l'Apple II, o che abbiamo, è storia nostra, in realtà è storia tecnologica che oggi ha portato quello che abbiamo, cioè è tutto figlio di questo, cioè sì, è infatti. un'evoluzione che ha portato poi a oggi abbiamo i Raspberry, Mm. cellulari, computer e tutto il resto, ma deriva da quella roba lì. Quindi sarebbe corretto che ci fosse un percorso didattico di questo. Il problema è che in Manca Italia, tanto. i professori in È Italia che, sono... ma non è tanti professori, è che manca proprio un museo reale. Stanno provando a farlo in alcuni, ma manca un punto di riferimento dove si possa fare veramente. Cioè, ho letto di musei fatti anche in Inghilterra in cui i ragazzini possono entrare e didatticamente usare i computer vecchi, Ah, poter Certo. imparare sui computer vecchi, poter imparare cosa sono, gli spiegano i processori, gli spiegano il basic, cioè, gli fanno un percorso e gli fanno capire mm. tutto questo a cosa porta. Porta poi al telefonino e c'ha in mano. E noi non ce l'abbiamo ancora, questo è un peccato, è veramente un peccato. Comunque ora stiamo andando divagando molto. Ma perché le Di cose si sicuro le fanno coi riviste, soldi? eh? Le cose si fanno coi soldi, quindi un museo Sì, come si dovrebbe fare con lo Stato che decide di investire tot per farlo e tot all'anno per mantenerlo, dopodiché decide se fa pagare il biglietto, non fa pagare il biglietto, tutto quello che ti pare. Ma fino a che lo facciamo io, te o lui, o sei Paperon dei Paperoni, oppure per forza di cose non puoi fare una cosa come i Museo Capitalini. Comunque c'è Davide La Monaca che già ci che riporta a fatto, noi con una cosa, infatti, che in realtà si è già risposta, però Sì, sì, esatto, sì. schermo legale, esperti in copyright, nelle scansioni pubblicate su un sito accedere al quale occorre pagare una quota, sia legale. Secondo me sono ancora meno legali di quelle per le quali non si paga nulla. Certo. E l'esperto di copyright può soltanto confermarti che il copyright comunque ehm,
rimane di quello lì. E se tu ti fai pure pagare per fare una cosa non tua, quando vai dal giudice, il giudice si stranisce perché diceva come? Te oltre che rubi ti fa pure pagare. Quindi Perché il Anticamente problema c'era la questione del furto del software, quando non c'era ancora una legge in merito, e si faceva distinzione fra io compro un programma, te lo giro a te e ce lo scambiamo, oppure io faccio le copie e me le vendo magari mettendo un sì. annuncio, magari su MC stesso. Noi avevamo uno che controllava gli annunci, la gente diceva vendo AutoCAD usato. AutoCAD costava 6 milioni, mi pare, una cosa del genere, questo lo vendeva a 100.000 lire. Non era usato, faceva le copie e quindi noi questi annunci sospetti li bloccavamo per evitare la pirateria organizzata. Però, e brevissimo excursus, la pirateria è stata fondamentale per la diffusione del computer nei primissimi tempi. La pirateria in Italia l'ha inventata la Apple, perché Sì. quando compravi un Apple II, il venditore ti regalava 2 o 3 floppy con un sacco di programmi sopra. Questo vita vissuta negli anni 78, 79, 77. Questo non lo sapevo. Comunque abbiamo quindi appurato che i diritti degli articoli della rivista appartengono per la maggioranza agli autori. quello è il problema. Se tu prendi una rivista e scorri tutti gli articoli che ci sono sopra, quanti ce ne sono? 10? Devi Punto. contattare 10 persone. 20? Devi contattare 20 Esatto. persone. Cioè, non è una cosa banale. Per una rivista. La domanda I libri che credo che sia più o meno la stessa cosa. più o meno. Sì, i libri sono la stessa cosa per me. Però per i Sì. libri vai meglio perché bene o male è sempre un autore no. soltanto. Però capito, se te hai una persona che ha scritto tanti libri, sei Però avvantaggiato, magari cerchi di avere più autorizzazioni per più libri. Sì, però se quello ne ha scritto uno Mm. e poi quello ne ha scritto un altro, poi quello ne ha scritto un altro e te vuoi quella collana di libri, sei fregato. Uguale. beh, certo, ricadiamo al punto precedente. Peraltro i libri di solito i diritti diventano dell'editore, credo. E però c'è un fatto importante, che un libro perde di attualità molto meno di una rivista. Quindi mettere in linea dei libri lo trovo molto più rischioso che metterci delle riviste. Perché Sì. il libro potrebbe essere dell'editore, sì, certo. Beh, se tu mi dici come si programma in COBOL, il libro vale pure oggi. Sì, è vero. Sì. Sì. Certo. Poi se mi dici Rimane trucchi con il Commodore 64, vabbè, quello potrebbe essere più Sì, assimilabile a una rivista. sì, Però diciamo c'è un aspetto un'importanza culturale più universale e più importante di una rivista che magari è vera oggi e dopo un mese no, cioè io rimane sarò patetico, sarò poetico, però continuo a pensare che il modo più sicuro sia cercare di comportarsi con il massimo del fair play, dell'onestà, della trasparenza, eccetera. Mm. E sperare che nessuno si stranisca. Se qualcuno si stranisce, è uno particolarmente, Dovrebbe essere un viene ad rischio usare un calcolato. termine che non va bene, ma comunque praticamente attaccabrighe, diciamo, ecco, no? Uno che si stranisce, che non vuole gli articoli suoi, e mamma mia, ma che credi di essere, hai scritto 4 stupidaggini su una rivista, fa la finita e fai godere gli altri. Però se quello lì pianta la grana, pianta la grana. ci stava il suono, ci stava il suono. Op, op, op. Purtroppo è così. È così. Se quello Sì. pianta una grana, uno di quelli, come si è detto già questo, se uno di questi editori non vuole che venga pubblicata la cosa, praticamente o strappi Allora, l'articolo. David, io penso che tu ti stia riferendo a un sito che richiede dentro per poter, come si dice, per poter leggere le riviste, che esiste uno che lo fa. Secondo me, io non lo so, ma secondo me farebbe meglio a non farlo. Perché se un tizio pianta una grana a Andrea Pastore, Andrea gli risponde: scusa tanto, io mi ci ho pure fatto il culo per fare ste riviste, non ci ho guadagnato una lira, scusa tanto, le tolgo, amici come prima. Il giudice che gli può dire, Andrea Pastore: Andrea, sei stato cattivo, giudice, scusi, non lo faccio più. Fine. Quell'altro, io mi sono insaccocciato comunque X soldi che sono per una serie di cose, ma di questa serie di cose fa parte pure quella. Esatto, quindi Noi abbiamo fatto, allora, per festeggiare i 40 anni dalla nascita di MC Vero Computer nel 2021, alcuni ex lettori mi hanno condannato, dice facciamo un numero commemorativo
abbiamo fatto RC Retrocomputer, è un PDF di 200 e passa pagine che sta su internet così, e alcuni Sta anche, di noi anche sul abbiamo dizionario. scritto, Sta Anche sul anche sul dizionario. dizionario. Sì. ok, e nessuno di noi è stato pagato per scrivere e nessuno paga per averla. Ora, Esatto. se io per qualcuno ha detto perché non la stampi? Se io per esempio stampassi un po' di numero di queste rivistine di RC Retrocomputer, probabilmente spenderei, che ne so, 15 euro l'una, 12 euro l'una, una cosa del genere, le vendo a 20 per avere il margine di la fatica eccetera. Io secondo me, anche se poco, ci sto guadagnando e recuperando. A questo punto questo poco dovrei spartirlo con chi ha collaborato per far esistere questo prodotto. Il risultato, io sta cosa non la faccio, punto. Il Sì, sì, PDF sì. sta là, se lo vuoi lo porti in tipografia e te lo stampi, e a me non mi devi dare niente, No. come nessuno ha avuto nulla. Questo Questo Lui per me è, rientra lui voleva la nel risposta discorso etico che mirata stavamo addosso. capito? facendo, no? Lui voleva la risposta mirata addosso a questa realtà, che invece noi non vogliamo dire. L'abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando, però avevamo già risposto a questa situazione, l'avevamo già spiegata questa situazione, e ben 2 o 3 volte. Non è che ci sia molto da dover aggiungere. Se tu ne fai un lucro, qualunque esso sia, per qualunque cosa te vuoi, per qualunque motivo te vuoi, non hai i diritti, perché dovresti avere i diritti di ogni singolo Ora il redattore. redazionista, ed è un problema, non è possibile ce la fai ad averli di tutti. poi Quindi è un magari bel hai un bravo problema. avvocato, ti fa assolvere, però comunque è una pallina nera piuttosto che una pallina bianca, quella che c'è una Esatto, quota da pagare. esatto. Cioè, mettiamo conto che un tizio fa causa a Andrea e a quest'altro qui. Le probabilità che Andrea di uscirne indenne sono più alte di quelle che ha quell'altro che un po' ha intascato, anche se poi non credo ci sia comprato la Ferrari con quel No, po' no. che incassi, Però, per carità. però Può sono anche Avrai essere un sito su una cui ci cosa. stanno 1.000.000 di cose, fra le quali quella, e quindi io ti faccio pagare 1.000.000 di cose e in più ti do questa. È tutto da giocare in tribunale con i giudici. Speriamo che non ci si arrivi mai. Ecco, appunto. Ecco, questo non... comunque Comunque cioè, abbiamo toccato parecchi punti abbastanza importanti Per i e questa è una libri cosa c'è Francesco buona. Fiorentini che dice che ha moltissimi libri, ma mai visto online, e gli piacerebbe condividerli, ma senza rischiare. Mm. Sarebbe molto bello che tu li condividessi, ma assumendoti il rischio, ti dico io, perché comunque il rischio come fai a evitarlo? Comunque, per i libri, Sai che c'è, esiste pure una cosa, tu fai un gruppo Telegram, per esempio, e io per esempio ho le riviste di MC, le ho messe su un mio canale Telegram mio, ci sto io, e poi se voglio dare l'accesso a un mio amico, io l'ho dato. Pure questo in teoria non si potrebbe fare, però voglio dire come vai a pescare, che sto dando riviste a sì, sì, Tizio Caio. è Non più... lo dire, non lo dire. No, comunque beh, voglio dire, per i no, per fatto libri, dei libri puoi crearti un sottoinsieme, anziché mettere poi dominio pubblico, anche perché tutto ce l'hai, segno che te li sei scandalizzati, quindi io capisco pure che uno voglia tenersi, cioè, beh, scusate, la fatica è la mia, Mm, eh, certo, ci volevo sono tante cose vabbè, che si trovano in internet, non si dovrebbero trovare. Mm. Che ne Vero, so, io sono fissato col tenente Colombo, mi prendono in giro tutti. siamo in 2. Ce l'ho Anche a me, tutti, anche a me piace, sai. l'avevo scaricati con Emule io anni fa, adesso sono su Telegram e non ci dovrebbero stare. Però Certo. voglio dire, la serie è chiusa, eccetera. È vero che ogni tanto Top Crime o prima Rete 4 li ritrasmettono, quindi forse non è normalissimo, immagino loro paghino a qualcuno, non so cosa. Sono tagliati però. No, no, sono perfetti. No, sono tagliati. Mancano delle piccole scene qua e là, sono tagliati, tranquilli. Ah. Conosco abbastanza bene la cosa, mancano piccole scene. Comunque li volevi dire Alessio, volevi dire Non mi qualcosa, sembra. Tex, volevi dire... no, volevo solo aggiungere che per i libri c'è anche un'alternativa, che sono appunto le biblioteche. Mm. In generale, la maggior parte dei libri si trova gratuitamente in biblioteca, poi vabbè, devi prenderla in prestito, aspettare che il libro si liberi, eccetera. Già, ad esempio, per quanto riguarda le riviste,
non ci sono tutte in biblioteca e comunque, anche se ci sono in biblioteca, non vengono date per un prestito, quindi le puoi solo consultare se vai in biblioteca. Quindi lì già il discorso è un po' diverso. Basta, tutto Quindi sì. qua. questo gratifica ancora di più il nostro lavoro, Sì. giustamente. Sì. Tra Ma credo che l'altro, buona parte di avere le liste sul web sia comunque anche una questione di collezionismo feticistico, di voler avere questa cosa. Dubito che poi chi ce l'ha si sia letto tutte le vecchie liste, anche perché, parliamoci chiari, ma che devi andare a trovare? Cioè, non è che chissà che cosa... Sai che c'è, Guarda, Marco? Ci sono anche delle cose molto interessanti nelle pubblicità dell'epoca. Sì, quelle tantissimo. Infatti Su è quelle, è un secondo altro me, su lato. quelle non c'è problema. Non dovrebbe Esatto, esserci quello è un altro problema. lato secondario, diciamo, oltre agli articoli vari, Sì, che ha creato comunque molto movimento anche sui social, perché abbiamo visto, per esempio, molte delle nostre scansioni diventare argomento di discussione anche su vari vero. post nei gruppi specifici di Facebook, anche Instagram e compagnia cantante. E questo dovrebbe Dando modo succedere. anche di far vedere quello che poteva essere, che ne so, una finestra temporale di quel periodo, con tutte quante le varie informazioni, prezzi, anche ovviamente periferiche che venivano utilizzate in quel periodo. Quindi comunque, cioè, da una cosa che tutti reputano sulle varie riviste di secondaria importanza, in realtà ultimamente sta diventando un argomento di discussione sempre più intenso, tipo, una Ma cosa questo sia così, così, però. secondo me, perché così c'è la discussione, si vede sull'argomento, si vede sulle riviste, magari se ne prende più di una, si vede un attimino le varie pubblicità o i vari articoli, si confrontano e ti fai un quadro e leggi un quadro, uno spaccato di quel periodo lì. Se sì. no, come fai? Cioè, Devi per forza sentirlo da qualcuno che l'ha vissuto Sì. o Non se se- no. poi non si Sì, potrà però non si potrà in eterno, poi, quindi. un conto è sentire, un conto è vedere. Sì. Questo è vero. Anche quello è vero, però. Toh. Per il Comunque, momento abituiamoci a far vedere un po' di riviste, ecco, quello sì, insomma, cerchiamo di far vedere un anche po' per di dire, riviste no, non nuove. so, io per dire, vedo, non so, un cabinato con quelli di Eagle, lo vedo e Sì, dico, posso ancora. dire, aspetta, posso dire, ma che roba è, che trovo io da giovane, no, ma che robaccia è. Poi quando lo provi, capisci che non è robaccia, però devi Sì, provarla. sì, Ah, è sai quanta vero? gente mi dice robaccia è la roba lì, Sì, ma magari però non è sempre ma non meglio. l'hanno provata bene, non li sono messi lì, cioè un conto è vedere, un conto è è Allora, diverso. Giacomo, non vieni a giocare, è inutile, la rimane lì, non te la porto da te, va bene? Ci vuole il sound effect, No, i grilli, o le grilli, la bravo, cavalletta. Allegrini. Ma perché non Poi il pisci un po' grillo? come te? Vabbè, Il grillo. l'anatra, No. va bene. Ecco, Dai, tutti e due insieme, epic fail. Perché sto già sì, ma sto già guardando altre cose, OBS aperto, lascia stare. Comunque mi è piaciuta mi è piaciuta la citazione di Seneca, del Medea di Seneca, lì che ha messo il nostro MP Soft. Comunque. A parte quello, volevo far vedere un secondo, quella la sto facendo vedere, poi adesso chiudiamo. Numero speciale RC Retro Computer, quello che diceva Marco del 2021. RC. RC che è sul dizionario, lo trovate, cioè c'è anche da altre parti, però si trova anche sul dizionario. Per i 40 anni di MC Microcomputer, vedete, c'è 234 pagine, qui c'è la scansione di Anche Marco sul mio Mane. sito, sì. Sì, sì, lo io sì, trovate. certo. Sì, lì ci sono un po' degli articoli che ho scritto io a suo tempo, perché in realtà mi sono trovato a provare tutti i computer che sono usciti all'epoca, cioè prima il PET 2001, poi il TRS-80, poi l'Apple II, poi il CBM 3032, andando avanti, man mano che uscivano, praticamente li provo io prima su Micropersonal e poi su MC Microcomputer. E quindi ho ripubblicato in linea di massima anche i precedenti articoli su suono generali, perché una volta una persona tornò dal Consumer Electronic Show di Chicago che è una mostra di alta fedeltà, cioè di direttore di consumo, ma sono fondamentalmente per alta fedeltà, con i dépliant dei computer. E quindi io feci un articolo su suoni intitolato Anni 80, allarme il computer invade, Mhm. Sì, ho e visto. l'ho messo pure là sopra perché comunque era indicativo del come vivevamo queste cose all'epoca, quando non si sapeva cosa fare con questi aggeggi. Mhm. E poi ci sono Certo. poi articoli invece moderni, scritti appunto dagli ex lettori,
Sì. sugli stessi argomenti in pratica. Alan Turing, la retro Ecco, intervista questo era con Alan Turing. sì, Alan Sì. Turing intervista inventata, ovviamente. Mamma mia, che macchina. Le Bomba. sì, roba. Vabbè, molto interessanti. Comunque le trovate da varie parti. Comunque era per far vedere, insomma, che cioè, questo Tra numero l'altro è speciale. stata ricostruita, Ah, non esisteva più, l'hanno ricostruita. ho capito. Vedi, questo che hai appena passato è quando i computer sono arrivati in Italia al SIM e erano esposti alcune cose incredibili. Un computer esposto in una mostra, allora finalmente si possono anche comprare. Che lì all'epoca l'Italia era molto arretrata rispetto agli Stati Uniti. Quanto è cambiato il mondo? Io fino al andavo 2 o 3 volte l'anno o in America o in Giappone a vedere che cosa succedeva lì per capire dopo un po' cosa sarebbe successo qui. Negli anni Sì, 90 è diventato inutile perché quando è arrivata internet si è riuscito a sapere subito quello che succede dall'altra parte del mondo. sì, certo. Quindi, Troppe eh, informazioni, troppo velocemente forse. Sì. vabbè, a Roma si dice che il troppo stroppia, sicuramente abbiamo troppo, però io che sono un censore dell'eccesso, però dico sì, comunque ci abbiamo guadagnato e oggi essere contro la tecnologia è demenziale. La tecnologia Sì. ci sta aiutando, non si può essere troppo complottisti nel dire No, no. oddio ci controllano, ci spiano, eccetera, perché comunque ci fa anche comodo, perché se oggi viaggiamo con Google e vediamo se c'è traffico, io Mm. abito sulla Pontina all'inizio e se devo andare a Pomezia vedo subito prima di andarci perché può darsi che impiego 8 minuti o 50 se si blocca. No, Perché lo capisco? Perché quelli che stanno in fila dicono a Google che stanno in fila, Google me lo dice a me e io rimango. sì, Se tu non ti quindi vuoi far spiare da Google, però Google non ti dirà quello che ha scoperto dagli altri che si sono fatti spiare. Quindi sto complottismo, neghiamo questo, neghiamo quell'altro, neghiamo quell'altro ancora, è, secondo me è controproducente, è suicida. sì, sì, Ora c'è la diventa... storia sull'intelligenza artificiale, non far addestrare l'intelligenza artificiale con le mie cose, ma il problema dell'intelligenza artificiale è come viene usata, non quanto è più è brava e meglio è. Quindi se Certo, l'aiutiamo a certo. diventare brava ci conviene. Sì, sì, dopo, Quindi insomma, se dopo dei potenti la strumentalizzano e la usano è un altro discorso, però noi ma cerchiamo di... guarda, c'è sempre stata questa cosa osteggiata. Io ricordo che finito il liceo, un mio compagno di scuola fece delle supplenze in una scuola e erano i primi 72, 73, 74 e portò una calcolatrice, una Texas R10 lui mi ricordo, e i suoi alunni diciamo gli dissero ah professore la calcolatrice, il nostro professore dice che le calcolatrici annebbiano, cioè questo combatte la tecnologia quando arriva è una cosa troglodita che impedisce, perché tu sei vecchio non ti vuoi adeguare, Mm. combatti questa cosa nuova, ma se sei scemo, cioè non capisci che ti stai Adesso, autosotterrando, a un certo punto sali dico, fuori, no? adesso dico una frase provocatoria di Socrate, che Socrate non ha mai scritto niente, perché diceva che la scrittura, un po' la stessa cosa, la scrittura rende stupidi, cioè nel senso, cioè uno ha inventato la scrittura perché ti aiuta a ricordare, lui diceva il contrario, perché se tu hai inventato la scrittura, infatti criticava Platone, perché tu ti affidi a qualcosa di esterno per ricordare, se invece tu non scrivi ti devi ricordare, però tu non ti ricorderai mai tutto, quindi, cioè, come fai a ricordare tutto? Quindi anche lì sono quelle cose che di Socrate dico, ok, c'hai un po' ragione, però... Mi pare strano che abbia scritto proprio così, però. No, lui non l'ha Ok, ci sta. scritto. Il problema è quello, è che Platone parla di lui, perché lui non ha mai scritto niente. E Platone dice di lui questo, cioè che il suo maestro lo criticava perché scriveva, però noi lo sappiamo solo grazie a che scriveva. Perché Ma forse se l'è capito? aggiustata. Non si Mm. sa, capito? È tutto... quello è complottismo. Non si Guarda, sa. gli eccessi portano sempre danni in qualsiasi cosa. Sì, sì. Andare troppo veloci e andare troppo piano sono due cose terribili. Per esempio, se tu vai troppo piano, stimoli qualcuno poi ad andare troppo veloce. Quindi vai come Cristo comanda, tutti e due, così tutti e due facciamo una cosa normale. Quindi c'è Sì, la tecnologia, usiamola, non sì, sì. diventiamo schiavi. Se devo fare 3 più 2 fa 5, non mi serve calcolatrice. Certo, Però voglio certo. dire, io la calcolatrice ce l'ho qua, ovviamente è d'epoca, e se devo Assolutamente. fare, che ne so, 17 per 31,
Sai che tra tutte le Perché cose no, che devo mi hai fare con la detto, calcolatrice? Perché devo farla a mente? Non c'è bisogno, no? Sì, non è Solito che... esempio, le radici quadrate abbiamo imparato a squadrarle se non fagli in seconda media, escludo di saper fare una radice quadrata, ma perché dovrei saper fare una radice quadrata? Che bisogno c'è? No, no, beh, te lo fanno fare a scuola così, sono delle... Non so se lo fanno ancora, dubito, eh. Ma io, a me lo facevano fare al liceo, poi adesso è cambiato Eh. tutto. Fanno fare, Dipende ovvio. dal professore, dipende da dove sei, in che scuola. Cioè, se magari sei all'artistico, no. Se sei allo scientifico, magari ti cambia da professore e ti dice, volete sapere la memoria? Cioè, dipende, insomma, Vabbè, dalla priorità. serve comunque sia per mettere in moto Sì, la mente. un po' Vabbè, serve, sì, sì, però, faccio l'esempio qualunque. no, no, però ostinarsi troppo diventa sterile effettivamente, cioè, va bene un po', magari in quell'età lì Ma dell'adolescenza. esattamente come qualsiasi cosa, come che ne so, l'uso del computer, l'uso del cellulare in giovane età. Certo. Un giorno vedo una signora che mi attraversa la strada davanti, lei al telefonino e il figlio sul passeggino con un tablet. La volevo mettere sotto, li volevo mettere su tutti e due. Io, Però, però i bambini che sono nati in questo momento ci mettono 3 secondi a capire che con quell'affare fai una certa cosa. Telefoni a mamma, fai la videochiamata con nonna, o magari vai un passo avanti, vedi una cosa, vedi un filmetto. sì. Dopodiché lo chiudi e fai un'altra cosa. Il problema qual è? È l'eccesso che se diventa un diversivo, questo è uno strumento, non è un compagno di giochi. È uno strumento come uno strumento il biberon per bere e un'altra cosa. Sì. Questo è uno strumento per fare questo. Il Il problema è problema, che il buon senso e l'equilibrio è molto difficile, molto no, delicato. ma il E quindi problema, rischi che, te sto gioco e levati dalle palle, va. In questo no, modo no, il c'è problema una foto di è, un bambino a un negozio di cinesi. Gli ho fatto la foto, anche se non si dovrebbe, ma 5-6 anni fa. Questo ragazzino che era piccolissimo, era un microbot, stava con un iPad, seduto sull'angoletto. Ehm, quello non si deve fare perché non è in grado di utilizzarlo come strumento così piccolo. Quando avrà 7 lo anni, per so. esempio, 8 anni, lo potrà utilizzare come strumento per imparare tabelline o fare adesso, non lo so, quello non facciamo esempi. Però sì. E questo è Però, l'esagerazione allucinante. però è subdolo perché io parlo dei Esatto, social, certo. no, ci sono dei meccanismi, cioè i social, cioè anche se tu sei un adulto con la testa, sei intelligente, ti dici adesso io devo fare questa cosa, cioè tu non ti rendi conto delle volte io stesso rimani vittima dello scrollare delle robe e capita perché è subdolo, no? Perché poi tu ti interessi anche di roba che non ti doveva interessare, devi adesso basta, devo Certo. fare altro. Quindi è tutto un meccanismo che a volte sfugge comunque al controllo, quindi insomma non è così facile, eh. Ma l'eccesso va bene, dipende da quanto eccedi e quanto spesso No, eccedi. però delle volte Eh, succede e ti dici cazzo, oggi anche bere il vino è un conto, ubriacarsi è un altro. Poi se ti ubriachi tutte le sere diventi ah beh, alcolizzato. Se ovvio, una volta certo. capita che bevi un po' di più, vabbè, oh, pazienza, è andata, eccetera. Questo fatto della dipendenza dal computer mi ricordo, una volta tanti anni fa venne la Rai a intervistarmi a casa mia sull'uso del computer, eccetera. Io a un certo punto, siccome mi chiesero, ma la generazione di sì, può capitare, anche a me capita qualche volta, e vado a letto alle 3 di notte perché mi sono incaponito, voglio riuscire a fare una cosa che non riesco a fare. Poi a quell'epoca era difficile tutto, se dovevi fare un cerchio sullo schermo all'epoca, dovevi Ah sì. conoscere le equazioni del cerchio e mettere i parametri giusti, non è che c'era che Ah, quello prendi il mouse e fai il cerchio, non era. Sì. Quindi era facile imbattersi nell'aspetto che io chiamo enigmistico della questione, che però era estremamente educativo, secondo me. Cioè, programmare questi aggeggi era più formativo, più educativo, più culturale di giocherellare adesso con le app che sono intorcinate. La cosa più importante che devi fare è spegnere, riaccendere, disinstallare e reinstallare, che è una bestemmia. eh sì. No, dico, siamo in chiusura adesso perché comunque siamo già un'ora e 48, non voglio Sì. farla lunga. Ho chiesto in chat, anche, ho visto anche Igor, in particolare David, ma comunque chi c'è, se avete delle domande finali fatele ora per chiarire la questione principale. Però, No, dai, possiamo fare dice... magari un recap su Mm, tutto, visto che abbiamo toccato vari argomenti, ma casomai ecco, lascio a te l'onore su discorso etico, per sì, esempio. etico al di là del lecito, Sul- che...
esatto, e Questa è così molto ritorniamo importante. anche al discorso. Quindi i diritti E poi restano. ecco, magari chiediamo a Marco che cosa consiglia magari a chi ha intenzione di scansionare magari riviste in rete, diciamo, come posso dire, no? La giusta No, retta ma se, via da ma tenere ma per se lo dico ti poter arrabbi. fare un Ma lavoro, se lo dico, diciamo, più pulito possibile, più onesto possibile, ma te lo più dico ti etico arrabbi. possibile. Si Eh? arrabbia, si arrabbia. Dico, se lo dico ti Vabbè, arrabbi. comunque mi fa Deve piacere fare sentirti, quindi quello che hai fatto tu, che è una cosa fatta bene perché è fatta con passione e in maniera disinteressata per regalare agli altri. A me piacerebbe che esistesse un posto molto organico in cui si potesse, perché cioè, mi sto vari esempi, alcuni link li conoscevo, altri no, francamente. Giorni fa cercavo per esempio delle vecchie riviste importanti, PC Professionale o PC Magazine, che sono insieme a MC le due riviste più importanti degli anni 90, e non ci sono, non le ho trovate, le cercavo perché sto facendo un articolo, anzi ho fatto per una rivista di archivi, che si chiama Archivi appunto, perché io sull'editoria dell'informatica certe cose ti non si trovano proprio. faccio vedere questa qua, per esempio, no? PC Eh, Force. Mo sarà una stupidaggine, eccetera, eccetera. Ci sono anche articoli per PC dentro, comunque cose abbastanza importanti di una trentina di anni fa, non tantissimi anni fa, però insomma. Di questa rivista qui, praticamente, non c'è nessun tipo di informazione in rete. Niente. Però io sta rivista Assolutamente non me la neanche ricordo la proprio, quindi voce. dubito che fosse importante. No, 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 assolutamente, ma può anche essere non Sì, importante, però sai com'è? Era una rivista di quel periodo, edita da Xenia, usciva insieme con The Games Machine, Console ah, Mania, sì. PC Action e tutto il resto. Comunque noi gli diamo importanza anche a queste, Sì, diciamo, testate minori, no? C'è No, di no, tutto, c'è roba ma anche nel meno locale. conosciuta di questa in rete, a livello proprio di importanza, questa non c'è. Quindi... mo la prima scansione l'ho fatta io di Però un'altra per rivista te che è parlavo di una cosa simile. organica, perché può darsi pure che ci sia da qualche parte, ma non lo sappiamo. sì. Quindi se si vero. potesse, se Sì. arrivasse adesso un altro che vi Ma ruba a dove? tutti voi quello che avete fatto e fa un sito ben fatto, sarei contento paradossalmente. Eh. Guarda, paradossalmente sarei contento anch'io perché c'è un'altra entità almeno che si prende in carico questo tipo di responsabilità che non è poco e magari anche con un discorso collaborativo si Ma, potrebbe Certo. continuare a portare avanti questo tipo di lavoro con altre scansioni, con ma, altro materiale e anche con un sito più bello che per secondo ma io sono infatti, ma perfettamente infatti, d'accordo. ma infatti la cosa più importante è dire che i diritti rimangono dei proprietari e al massimo se dovesse venire fuori una realtà, magari con un sito fatto anche più moderno del nostro e il materiale, l'importante è che si riconosca lo sforzo collaborativo di tutti quelli che hanno scansionato, anche se i diritti restano degli autori, perché comunque Andrea ci ha Certo. lavorato degli anni come Alessio e quindi come noi abbiamo fatto vedere gli altri progetti, lo sforzo che hanno fatto negli anni, se carichiamo delle scansioni che hanno già scansionato altri, si dice, si riconosce la fatica e si cita il nome, uguale sta cosa, cioè alla fine quello che conta è che le riviste siano, come ha detto Marco, possibilmente in una maniera organica, tutte in un posto, messe bene, magari con un sito più moderno, cioè il miglioramento è sempre massimo, l'importante è che ci siano e si riconosca lo sforzo di chi ha scansionato e i diritti di chi li ha. Cioè, alla Quindi in fine è generale Speriamo di noi sì, dai. stiamo facendo bene secondo tutti i presenti, quindi penso che più di questo direi non di sì. possiamo fare. Quindi, Come discorso sicuramente, legale non ci siamo perché ovviamente bisognerebbe chiedere i diritti a tutti quanti. comunque il Come discorso discorso etico ci etico, siamo. eh sì, eh sì, Ma credo direi che sia che importante il fatto che nessuno venga danneggiato. Adesso le riviste non mi viene neanche in mente chi, ma quelle che ci sono ancora, The Game Machine esiste ancora, no? sì, Sì, però credo. vabbè, Giusto? Quindi cambiato secondo editore me, più volte. sì, quindi secondo me mettere quelli già è un po' più rischioso, dipende da quanto vai indietro nel tempo, magari. Sì, sì, sì. Solitamente noi andiamo Allora, indietro nel tempo quando non sono più disponibili gli archivi proprio loro online, sì, siccome hanno se anche loro degli archivi, tu fai quando non ci sono l'abbonamento, più, diciamo che noi possiamo coprire un buco, poi per il resto gli ultimi 100 numeri ce li hanno loro, i primi Ecco, 300 non ci stanno più, quindi teoricamente io potrei mettere i primi 300 numeri. Così se però è una fai, stima se sì, fai sì. l'abbonamento a così. TGM online, diciamo, l'annata più vecchia disponibile mi sembra che sia 2017 o 18, una Mm. roba del genere. Quindi hanno degli archivi di al massimo 7-8 anni fa più o meno, anche meno.
Sì. Io mi fermerei al 2000, Mm. sinceramente, che quando le riviste praticamente sono morte, Sì. perché Sì. poi alla fine Anche noi diciamo sempre questa cosa qua, però poi dopo è continuata ad uscire, quindi noi Vabbè. continuiamo la sì, però tradizione. vabbè, guarda, Però in effetti io mi sono sempre distorto al fatto, io penso all'informatica e tu ai videogiochi, perché i videogiochi hanno continuato, anzi sicuramente sono migliorati dopo il 2000, e quindi penso anche alle sì, riviste, sì. sono totalmente all'oscuro di questo, sì. Per l'informatica, Vabbè. le riviste di informatica hanno fatto il tempo loro, Mm. e Comunque quindi riviste esistono in varie entità e adesso, come adesso per esempio c'è Actia che ancora tira fuori The Games Machine, c'è Sprea che ha rimesso il brand per esempio anche di PSM, anche avventura di 10 numeri e poi ha richiuso nuovamente, però intanto comunque sia sta sempre sul pezzo con riviste dedicate al retro computing, c'è anche una rivista che edita Sprea che si chiama proprio Retro Computer e anche altre riviste in sé che parlano di beh, quella è videogiochi. moderna, quella secondo me quella Però non si può mettere in esatto, riga, però sono prodotti moderni, anche c'è anche chi quella le fa online, come i ragazzi di no, prima si chiamava Primo Player la rivista, adesso si chiama Ready Play, non mi ricordo, sinceramente, scusa, Retro Play, Retro penso. player. Retro Player, adesso come quelle sono conferma. riviste moderne che secondo me non si Sono riviste possono mettere in moderne, però riga. hanno comunque un occhio al passato perché sono No, sono realizzate fatte come per le ricordare il vecchie. passato, ma no, perché sono fatte su argomenti, come che ne so, rivista di storia, parla di storia, ma la rivista è moderna è venuta oggi. Esatto. Quindi sono riviste Certo. che, cioè ripeto, retrocomputer secondo me non va messa online, cioè devi mettere l'editore se ce la vuole mettere. No, vabbè, anche Purtroppo perché è un no. prodotto comunque sia in vendita Punto, punto in vendita, attualmente da qui non Sprea, è, quindi quello è eh. frutto e basta. Cioè, Mm. tutto quello che vende Sprea, se non è in catalogo, ovviamente non può essere inserito adesso come materiale tipo come PDF Esatto. digitale o altre cose Poi particolari, che a meno che rubato si se non trovi saranno tutto è più un in altro catalogo. discorso. Eh? Poi che rubato Come? si trovi tutto è un altro discorso, però è palesemente rubato. No, perde, questo è un altro tipo di discorso. A me se mi piace Vabbè. un prodotto lo compro, insomma, non è quello. Eh, Però Comunque, sai com'è? Anche, co- anche su quello lì, anche su tutto il materiale digitale che è uscito, un domani questo materiale non sarà più disponibile perché non sarà più in catalogo, non sarà più in vendita. E secondo me Certo. circolerà pure quello, perché circolerà c'è, in un modo o perché c'è la nell'altro. pistola? Perché c'è la pistola? Che è successo? Igor si Ti vuole minaccia. sparare. No, Pistola di Pong. C'è ah, il suono dello sparo qui, no? ma dell'Atari 2006? No, di cos'è? No, è prima. Pong è Ah, è prima. prima. Ah, il Pong. Ah, ok. Ok, ok, ok. Credo sia del 75 questa. Sì, è prima, è vero. Proprio del Pong, proprio Pong, sì, O sì. 76, non mi ricordo. Comunque, i commenti ci stanno ringraziando del TG13, ci dice bella serata, MP Soft ci saluta, dice che le è piaciuta molto la chiacchierata che è ricca di spunti utili e interessanti. Direi che siamo alla conclusione, anche Davide ci ringrazia, siamo arrivati a 2 ore praticamente, quindi insomma dai. Avevamo detto di farla più corta, Eh, infatti. però è Vabbè, facile diciamo insomma, perdersi. guarda, Quando c'è facciamo tutte le passione... 6. Quando c'è passione è facile allungare le cose, si parla dell'Archimede, di qua e di là, insomma è Ah, ora è facile. colpa nostra. No, no, Ho no, vabbè. capito. No, 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 comunque, gli iscritti sono aumentati abbastanza, siamo contenti. Gli spettatori Eh, ci sono stati, le visualizzazioni siamo già a 70 e la live ancora non è stata, quindi insomma sono contento, cioè siamo contenti del Sì, sì, risultato sì. e secondo me è stato, vabbè, è certo. stato sicuramente il merito è stato di Marco, sicuramente, perché Marco è molto conosciuto. Ma non credo. Però insomma ci hai dato una mano sicuramente a parlare di questa Di questione. panare la Diciamo che fa, matassa. diciamo che fa piacere. Ecco, quindi, Poi in insomma, realtà, sai, si tratta di due cose tanti anni fa e questo da un lato fa piacere, dall'altro fa male, perché porca miseria eh, quanti anni sono passati. lo so. Però, Ri- rimanete un attimo collegati, adesso chiudo la diretta, rimanete un attimo che ci salutiamo poi in privato. Niente, ok, ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, tutti i presenti e ancora Marco per quelli che averci ci hanno dedicato. seguito soprattutto. Tutti quanti, chi è stato presente qua, c'è tutti voi e chi ci ha seguito la diretta. Insomma. Vi auguriamo buonanotte, la live resta Perfetto. pubblica e quindi alla prossima diretta. Buonanotte.